Welcome back, signori. Qua è Reaper con la nuovissima tappa sarda dopo la pausa delle vacanze natalizie. Siamo prontissimi per ricominciare e abbiamo tante novità per oggi. Fra le novità abbiamo innanzitutto qualche giocatore nuovo che vi presenteremo durante il corso della giornata, sperando di potervi presentare anche in streaming. E soprattutto abbiamo da farvi una rivelazione. Oggi addirittura è venuto a trovarci da Napoli Dantes, un player molto in forma che ha deciso di farsi il double down sui tornei. E infatti ha partecipato anche al torneo di Brescia letteralmente ieri, e oggi è qua da noi in Sardegna a partecipare. Lo vedete quasi sicuramente in streaming a breve. Intanto vi dico che già i match in streaming come primo abbiamo Zane che affronterà Sakabadori. Ma wow, giusto una cosettina. Dammi un attimo che ti do il feedback per lo streaming. Sì. Non riesco a spostarmi il nome. Aspetta, ci penso io, aspetta. Zane. Ah, ok, a posto. Lo devi spostare con il mouse prima e con le frecce. Ok. È tutto a posto comunque per l'audio, Marti, Perfetto, se mi sentite bene chiaro, ottimo. Condividi le cose nei gruppi. Faccio io. Tanto la chat ce l'ho qua. Però mi devo mettere il computer lì. Ah, Marti, aspetta, dobbiamo cambiare il nome. Il nome del Il torneo? titolo, sì. Ok. Metti Sardinian Rumble, tutto in maiuscolo. Vai. A posto. Ah, poi subito, signori. pinniamo giusto il link. Penso io, arrivo subito. Pinna il link della home. Guarda così per copia. Allora. Intanto vai a commentare, tranquillo. Ok. Ah, ecco qua. Ovviamente abbiamo Sakabadori con Jack e Zen con il buon Victor. Presa non skippata. Vedo che in pochissimi secondi già sono entrambi a vita. Zen è leggermente in vantaggio, però un po' di roba da recuperare. Attenzione, casca sulla trappola di Sakabadori che trova il launcher con il counter. Ottimi danni. Running. No, non punisce, peccato. Invece Sakabadori punisce perfettamente. Attenzione, manca pochissima vita, uno sputo. Niente. Armor sul tentativo del running. Sakabadori vince il primo round. Classico start 1+2 di Sakabadori. Quella è la tua, questa è la mia. Che la mia non è fresca. Il 4, attenzione. Armor ancora. Sakabadori ci prova. Armor ancora una volta. Quinta volta di fila per l'armor. Sakabadori è un attimino confuso dalla situazione. Non si abbassa, peccato. Wow, expulsion. Expulsion. Bravissimo Zini in questa situazione a sfruttare l'impazienza di Sakabadori. Attenzione, viene bloccato. Utilizza immediatamente l'hit burst, ma viene prontamente punito da Zane. Komogava a buon fine, attenzione. Riferisce Loki, prende da qualche parte, non si capisce bene cosa sia successo, perfetto. Attenzione, spara da lontano. Niente punish qua, non so neanche se abbia qualcosa effettivamente per punire Victor in quella situazione. Hit burst. Adesso anche Victor ha accesso all'hit, già finito però. Oh, non riesce a punire, e a sua volta non punisce. Entrambi i giocatori non se la stanno cavando molto bene con le punish. Attenzione. Zin si porta in vantaggio, incredibile. 2-1. Più 1, entra tutto. Fantasy. Attenzione. Forse Sakabadori ha capito che gli basterebbe davvero utilizzare più stringhe. Ah, attenzione, bravissimo qua Sakabadori. Si abbassa sul secondo colpo. Dannoni. Oh. Bene, qua si è accorto che l'avversario era in aria. Che ha utilizzato il bust per flottare. Ma DB4 va a vuoto. Non si abbassa. Tenta l'expulsion. Niente punish purtroppo. DB1+2.
Basso, basso, ancora basso. Altro basso. Vediamo se Zayn. Non ci credo. Saccavadori col sangue freddo che lo contraddistingue. Se ne esce fuori con un bel DF2. Non era garantito, ragazzi. È stato resettato e Zayn non ha premuto il tasto per decrollare. Poteva assolutamente salvarsi e si sarebbe portato a casa il primo match. E invece Saccavadori la recupera. Non si abbassa. Subito aiutativo. Ah, niente recupero qua sulla combo. Muro. Wow, l'armor viene completamente saltata da Expulsion. Niente punish qua da parte di Zayn. 1-2 vantaggio. Oh, bravissimo qua Zayn sulla step. E niente. Ah, dolorisissimo qua. Sul rialzo si prende numerosi colpi. Expulsion. Recupera un sacco di vita. Si riporta praticamente allo stesso tanto. Entrambi i giocatori sono senza. E niente. Io mi aspettavo che venisse utilizzata nuovamente la pistola, perché giustamente da lontano non è che i personaggi possono fare granché, a parte ovviamente Victor. E infatti però Saccavadori ha deciso di avvicinarsi e farsi letteralmente sparare in faccia a distanza ravvicinata. E direi che è stata un'ottima tattica per regalare il primo match. Saccavadori in vantaggio. Cioè, non perdonate, Zayn in vantaggio. Homing immediatamente inizia il round per lanciare l'avversario. Tailspin, ancora uno tailspin. Niente colpo garantito, non schippa la presa con 2. Saltone. Qua hit dash che colpisce ovunque. Primo perfect della giornata. Se lo porta Saccavadori in saccoccia. Attenzione. Lo Shiko non sa davvero cosa combinare in questa situazione. Niente punish su GP2, meno 14 Zayn. Bisogna punirlo quello, Niente, casca ancora sul counter. Saccavadori ha davvero capito che gli basterebbe utilizzare più string. Ottima combo qua, decide per Loki. 1. È estremamente vicino al muro. Qua Zayn non si fa fregare dall'armor. Va per la presa. Ancora una volta al basso. All. È quasi bastato per finire, vediamo se. No! Non ce l'ha fatta. Cosa? Dov'è cos'è? Il muscle. Cosa è successo? Ok. Jack il muscle 0. Dove sei girato? Contro chi hai giocato? Bello. Intanto qua vedo che Zayn si è portato a casa un altro round. Peccato per la situazione a muro, non è riuscito a splattare. No, sì, dai, su una mossa a meno 30, ragazzi, Zayn non è riuscito a punire. L'ha detto prima che non Qua invece Saccavadori se ne approfitta. E come? Lo vedo estremamente intenzionato a non lasciare neanche un altro round all'avversario. Saccavadori infatti punisce per l'ennesima volta. Attenzione, ottimi danni in combo. Sfrutta il salto sbagliato. Attenzione, armor troppo lontano per punire. Troppo lontano per punire ancora una volta. Utilizza la mossa più scoperta che aveva per poter fare il launcher. Niente punish anche qua. Expulsion. Ce l'aspettavamo tutti. Pallottola schifata. Basso. Stavolta Saccavadori decide di andare per l'armor. Oh, questo sicuramente sarà un counter decisivo per Zayn. 2-2. Potrebbe essere l'ultimo round di questo primo match in streaming. Presa di uno schippata. Stavolta la schippata. Attenzione però. DB4 viene parato istantaneamente da Saccavadori. Sbaglia però la combo. Vorrei 2 parato con l'armo dell'Hitburst. Attenzione, entrambi i giocatori in hit. Punish non completata, DB4 troppo lontano dopo quella situazione. Saccavadori bravissimo qua a sfruttare l'invincibilità dell'armor. Il dash. Ottimi danni. Si fa fregare però, impaziente qui. Continua a camminare in avanti. Zayn ha recuperato tantissima vita. Setta situazione di prima viene scaraventato letteralmente in casino. Ah, attenzione, potrebbe finire qua forse. Tantissimi danni. Non finisce ma manca veramente poco. Vediamo VR2. Niente, Zayn ha tentato di abbassarsi.
dopo andiamo io e Dantes in streaming. Sì. Che altrimenti se ne puoi mandare uno di questo puoi mandare Shardana contro Zio Edo dopo in streaming quando hanno finito. In modo tale Shardana sta giocando? Sì, ma sta finendo il match. Se sta finendo il match allora mandiamo Zio Edo Shardana. Tu fatti la parità con... Esatto, perché io intanto mi posso con fare Lucas. quella con Lucas. Ok. Bene ragazzuoli, attenzione, Sakabadori, adesso aggiorniamo anche il risultato. Attenzione, spacca il muro di questo stage che è incredibilmente pericoloso da quel punto di vista. Ha svariati muri da sfruttare per le combo. Droppa la combo ancora una volta. Armor. DV1 di approccio e full crash DV1 per concludere. Massa cardine di Jack fino a Tech 6. Attenzione ancora una volta. Dylan rimane fregato dalla stringa dopo V1. Vediamo se riesce a portare un muro. Ah, non spacca, peccato, troppo lontano. Dylan sembra letteralmente immobile davanti all'avversario. Sakabodori sta giocando molto più aggressivo e sta funzionando molto bene. Infatti è già in vantaggio di altri 2 round. Gli manca letteralmente soltanto un altro per poter vincere. Attenzione, non punisce. Invece Sakabodori se ne approfitta. Il fatto viene ignorato. Zayn non sa davvero cosa fare in queste situazioni. Vediamo se stavolta spacca. Forse poteva avere roba migliore. Attenzione, ancora una volta occhi. Stessa situazione ancora della torre. Viene flottato con il sbarco. Visto che a quanto pare Jack è diventato praticamente il Vigil, anche se non ha le ali. Attenzione. Combo un pochino storta a muro. Andiamo per i danni. Presa l'ho schifata ancora una volta. Plant the seed lo fa un'altra volta. E niente, ce l'aspettavamo. Ce l'aspettavamo tutti. Era palese. Doveva per forza finire così. Sakabodori con il suo marchio di fabbrica doppia manata bassa si porta a casa il primo match in streaming. Vi avviso già che il prossimo probabilmente sarà Zio Edo contro Shardana. E attendiamo a breve che ci diano i risultati degli altri match. Lo sapevo che sarebbe finita così. Mica, mi stavo ammazzando di spazzatori. Molto più spazzato. Non c'era una certa uno in meno, dai. Ciao Zavati K. Dov'è Evil? Perché l'hai taggato? Dov'è Evil? Che lo vogliamo qua con noi. Evil, palesati, dai. Vieni a guardare questo bellissimo torneo sardo. Tra l'altro, non per dire, ma ti aspettiamo a partecipare. Sta guardando in silenzio però, voglio che scriva. Tocca insultarlo. Starà cercando carte nuove su Card Market. Allora, questa cosa è un attimino da spiegare perché è un attimino colpa mia se Evil sta cercando carte su Card Market. Penso sia colpa mia. Mi devo prendere la responsabilità della cosa, purtroppo. Sono stato così magnanimo e scemo da consigliare di cominciare la carriera anche su Yu-Gi-Oh! Mossa sbagliata, devo dire. Ragazzi, dallo streaming intanto vi chiederei giusto un feedback sull'audio, sia di gioco che per quanto riguarda la voce.
Giusto per farci sapere se è tutto a posto o se c'è qualcosa che magari va sistemato. Andiamo in streaming io e Shardana. Ok? Chi c'è a sinistra? Ah, mi devi dare il risultato a me? Mi ricordi come ti chiami tu? Capitan Genius. Capitan Genius. Hai giocato contro Shardana? Sì. Lui a sinistra, io a destra. 2-0 hai vinto? No, 2-1. Ok, ma non cambia niente in realtà, però. Ok. Chi? Gira a destra. Gira da destra, va benissimo. Adesso sto giocando contro gli anni del caso. Perfetto. Allora ragazzuoli, prossimo match in streaming avremo Shardana, che ormai si sta comportando molto bene da quando ha fatto il ritorno in community, visto che ha avuto un'assenza per oltre un anno. E gira da destra, che si è dovuto abbassare leggermente il gioco che ti sovrasta. Va benissimo, grazie. Perfetto. Abbiamo Ziedo che si è dovuto saltare gli ultimi 2 tornei per problemi personali. E vedremo uno scontro coi fiocchi. Abbiamo molto probabilmente Yoshimitsu contro Kuma, che comunque è un matchup che si vede molto di rado, a meno che non siete fan di match coreani. A quel punto potreste vedere un pochino più spesso magari ai Musician contro Ranchu, ma non è il caso qua. Infatti è davvero uno scontro veramente raro da vedere. Tanto si preparano. Dai Pulse poi mi avvisano che vediamo un po'. Fisio deve ancora arrivare, non ha ancora presenziato. Kid Muscle perde contro Jack 2-0. L'altro pool è ancora infermo. E intanto Capitan Genius, che è un altro dei ragazzi nuovi che oggi è venuto a partecipare, che ha vinto 2-0 contro 2-1, perdonate, contro Shardana. E Yami che ha perso 2-0 contro Zioedo. Partiamo con questo match. Attenzione, Shardana preferisce utilizzare a questo giro Brian piuttosto che Yoshimitsu. Molto interessante. Vedremo Brian, il primo Brian all'azione della giornata, oltre ad avere anche il primo orso della giornata. È unico forse. Attenzione, QCB1 subito per cominciare. Viene flottato però, quindi combo non corretta. DB4, attenzione. Niente punish qui. Bravissimo qua Zioedo. Ecco cosa ci mancava di Zioedo. Attenzione. Vediamo se conclude la combo perfettamente a muro. Spike a terra, tantissimi danni. È veramente tanto in vantaggio. Bravissimo qua Zioedo. Purtroppo Shardana non punisce abbastanza velocemente e viene punita a sua volta. Ciao Fisio. Attenzione. VS3. Mini punish a terra. Attenzione. Zioedo se ne approfitta. Bravissimo qui. Zioedo non rischia il secondo colpo. Vediamo se come porta a muro, se conclude bene la combo. Attenzione. Pam pam pam. Deve stare altro perché l'orso si sguscia. Cosa? L'orso si sguscia fuori. È per quello che lo stavo dicendo. Ziedo in difficoltà in questo secondo round. Attenzione. Wow! Interessante utilizzo degli smash qui. Cosa è successo? Credevo che queste cose le avessero rimosse tutte. Invece a quanto pare questa interazione ce l'ha ancora addosso. Se non capite a cosa mi riferisco, parlo della presa di Paul, che quando veniva skippata a muro succedeva una cosa molto, molto interessante. Veniva splattata a sua volta. Attenzione, armor qua. Niente punish qui. B1 per concludere. Aveva pochissima vita. Attenzione, Shardana si porta in vantaggio. QCB1 ancora una volta. Mossa fortissima. Arada quando c'è la nervi. Ah no, è vero, non può più. Attenzione, è abbastanza vicino qua Zioedo per lanciare da quella situazione che molto spesso non capita.
Attenzione, preferisce Loki. Itativo da parte dell'orso. Presa schipata finalmente, Armor. Attenzione, adesso sono entrambi. Aiuto, no. Zio Edo va a vuoto e se la rischia tirando nuovamente. Niente punish qui. Ah, D3, 2 per come approccio, più uno ancora. Shardana non utilizza ancora l'Incinerator, si sta tenendo lo Snake Eye. Attenzione, basso, bravissimo qui, punito. Punito ancora un'altra volta. Perfetto, D2 per concludere il primo round, il primo match. E Shardana si porta in vantaggio 1-0. Stage casuale. Andiamo direttamente, non ricordo dove cavolo è sto posto, però andiamo da Zucena nella Ortiz Farm. Attenzione, stavolta non parte Shardana con il solito QCB1 che stava funzionando benissimo negli scorsi round. Non pare il terzo. Attenzione, qua sbaglia completamente. Ziedo se la tenta e funziona tutto benissimo. Launcher da West Ending. Se lo porta l'avversario molto vicino al muro. Attenzione perché qua Shardana tenta un approccio un po' particolare. Attenzione ancora. Armor sul B1. Zio Edo si è reso conto che stava sfruttando un pochino troppo le sue mosse forti alte Shardana, e quindi ha deciso di andare in bear stance per approfittarsene. Niente punish lì, peccato. B1 QCB3. Non pare il terzo ancora una volta. Forse non è familiare con quella stringa. Niente. Zio Edo entrando in bear stance si allontana abbastanza da poter schivare completamente l'orbital di Brian. Attenzione. Install per Brian. Troppo lontano, bravissimo qua. Zio Edo se ne approfitta immediatamente dopo che l'avversario va a vuoto. Si accorge anche della distanza dal muro. Intanto Shardana se ne approfitta anche lui. I smash. Entrambi con pochissima vita. Wow. Zio Edo tenta di approcciare una massa troppo lenta e ne paga le conseguenze. Ah, sbaglia qua completamente la punish, però doveva usare VS3. Attenzione, niente punish lì. B1. Zio Edo non si abbassa qua, il secondo colpo è alto e funziona solo in counter. Armor sul B1. Armor sul running. Attenzione ancora per stesse. E stavolta l'orbital entra. Vediamo. Potrebbe quasi finirla qui. Sbaglia però. Niente punish. Wow. Zio Edo. No, ancora una volta troppo alla combo. Da lì può fare soltanto un medio. Zio Edo. Non ci credo. Shardana sbaglia input. Il controller legge un quarter circle back e si prende in testa il pescione robotizzato. Bravissimo qua Shardana, super paziente. Attenzione, forse il burst è a muro. Vediamo come conclude la combo. 101 danni, 17 colpi, sono tantissimi. Attenzione, niente compressione da parte di Zio Edo. Ottima punish qui. Niente, qua si fa fregare Shardana. Colpo garantito dopo. Basso, basso, basso. No, troppo tardi per la punish. Troppo tardi per la punish. Zio Edo non aveva assolutamente bisogno di fare così. Sbaglia, dando un'altra opportunità all'avversario. Però non basta. Zio Edo ha rischiato tantissimo in questa situazione. Doveva semplicemente utilizzare la Rage Art o fare direttamente lead dash o qualcos'altro, concludere la combo. Poteva fare qualsiasi cosa. Non utilizzare lead burst però. 1-1. Palla al centro. Ancora una volta nello stage con tanti muri. Zio dopo il colpo garantito se ne approfitta. Attenzione, Shardana già con pochissima vita. Armor. Wow. Gliela paga con la stessa moneta che gli ha dato allo scorso match. Ovvero situazione a muro, presa. No, mi abbasso e punisco. Ottimo per Shardana, che però non è abbastanza per poter vincere il round, per recuperarlo.
Elettrico, elettrico ancora. Fa stranissimo dire elettrico quando non ci sono Mishima in giro, però. Attenzione. Conclude la combo in maniera particolare. Probabilmente non era nemmeno garantito. DB3, attenzione Armor. Armor ancora una volta. Forse poteva fare anche di più. Colpisce terra quella mossa. Vediamo un pochino. No, Zio Edo si fa spazientire completamente. Perché Zio Edo? Dà l'opportunità dall'avversario di recuperare completamente. Ziedo ancora una volta non si abbassa. TV4 il counter. Così in una situazione rischiosissima dove non era assolutamente necessario. Ziedo si porta in vantaggio. Ed un round avanti. No, non ha concluso la stringa, quindi non era ancora punibile. Soltanto da meno 10. B1. Attenzione, launcher ancora una volta. Pericolosamente vicino al muro. Il rialzo veloce permette a Shardana di tentare una mini combo che però non funziona. Peccato, aveva un altro colpo almeno garantito lì da schiena. Ragazzi, voglio vedere almeno uno Snake Edge entrare, per favore. Zio Edo non batterlo ancora. Pochissima vita per Shardana. Vediamo cosa succederà. Un HP letteralmente elettrico. Elettrico è morto qua. E niente. Shardana ci ha provato, ma non è bastato. E Ziedo vince contro Shardana 2-1. Prossimo match in streaming sarà forse Defisio contro Jack o appunto farà finalmente la sua apparizione Mauo con il ragazzo da Napoli che è venuto a trovarci, ovvero Dantes. Manda l'altro in streaming, io devo mangiare. Va bene, dite a Mau e Dantes di andare in streaming allora, per favore. Scusa, ho vinto 2-0 contro Yami, sono Capitan Genius. Allora, sei qua contro Yami. 2-0 hai vinto? Sì. Stai scoppiando tutti. Hai vinto anche contro Shardana. Bene ragazzi, uno dei contendenti nuovi che abbiamo, ovvero Capitan Genius, ha vinto già contro cioè contro Shardana e contro Yamishi off stream. Quindi speriamo di avere modo di mandarvelo più tardi nei gironi, cioè nel bracket, così ve li faremo vedere tutti. Anche Lucas, che è un altro ragazzo nuovo di giornata. Stiamo tutti giocando, la postazione io e Captain. Possiamo giocare in streaming? In streaming no, mi devono andare in streaming o Fisio o Mauo. Tu non sei un altro giocatore, È Mauo? che Mauro sta giocando in postazione. Dai, ti preoccupare. No, 2 volte in streaming tu così dai, facciamo di sì, ok dai. Andate in streaming così almeno lo occupate. Allora, abbiamo tutti gli altri giocatori al momento impegnati, quindi Si è liberata la postazione di Mauro, quindi penso che giocherà lui. perfetto, ok, niente, allora mi stanno mandando in confusione ragazzi. Allora Allora, mi confermano che i prossimi contendenti streaming saranno Mauo contro Dantes, appunto. Quindi lo vedremo finalmente giocare. Ci darà una dimostrazione della sua forza. Molto probabilmente avremo a sinistra Dantes. Ce lo mettiamo qua. E a destra Mauo, che ricordiamo utilizza Kazuya. Quindi tutti i Mishima vogliono andare sempre a destra. Resettiamo tutto. Marti, sono io
a destra, lui a sinistra. Già fatto. Ok. Allora. Intanto vi do nel mentre che si preparano i ragazzi per la selezione del personaggio. Vi faccio un piccolo recap anche comunque della giornata. Allora, al momento abbiamo 13 persone a partecipare. Abbiamo 3 volti nuovi, di cui uno letteralmente in trasferta da Napoli. Abbiamo oggi a giocare Sakabadori, Iverar, Zane, Defisio, Jack, Kid Muscle, che è uno di quelli nuovi, che speriamo di potervi far vedere in streaming a breve. Mawo, Lukez, che è l'altro ragazzo nuovo, Dantes in trasferta. Allora, abbiamo 3 ragazzi nuovi oggi, perdonate. Zio Edo, Capitan Genius, che è il terzo contendente che fa per la prima volta sul torneo. Shardana e Yamishi, che è un giocatore che forse gli UG si ricorderanno, che giocava con noi tanti anni fa, ai tempi di Tekken 7, ed è ritornato dalla buon cara Germania. È andato in trasferta a picchiare gente lì con Alisa. Anche lui quasi sicuramente lo vedremo più tardi in streaming. Intanto cominciamo questo match. Dantes, ricordiamo, perché non lo sapesse, è main Brian. Quindi vediamo già il secondo Brian di fila. Attenzione, 1-1. 1-1-2, perdonate. Punish qua, ottimo step da parte di Mawo con CB3. Niente punish qua da parte di Mawo. 4. Attenzione, Dantes deve stare estremamente attento all'utilizzo di QCB3, perché basterà veramente una volta a Mawo a prepararlo per potersi curare un launcher, ma forse non è necessario, perché qua la gente ha le mani e facciamo taunt hit smash. Decide di non usare l'Itamuro. Attenzione, QCB3 ancora una volta. Sfrutta il vantaggio per non far giocare assolutamente Mawo, che si trova in estrema difficoltà. Attenzione, Muro, bravissimo qui. Vediamo come conclude la combo. Attenzione, sfrutta in maniera anche efficiente il muro. Mawo. Attenzione, ancora QCB3. Tenta il side step 2, però non funziona fortunatamente. Attenzione, Dantes si abbassa, però droppa completamente la combo. Ancora una volta Punish errata. DB3 per concludere il secondo round, che si porta a casa Dantes. Qua Mawo, malandrino, ci prova. Vediamo se si ricorda che non ho utilizzato il tornado. Se ne accorge ma sbaglia. Akiasun, ciao. DB4 viene bloccato immediatamente. F3 di Brian, che per qualche motivo ha letteralmente l'Hitbox dietro di lui. Mawo non tenta di nuovo l'elettrico. PVGF, B1. Attenzione, pochissima vita, entra in counter. Decide di utilizzare l'hit in questa situazione. Fake taunt, attenzione. E basta. Questo dovrebbe bastare. Mawo sfrutta la vicinanza al muro per potersi assicurare un launcher grazie all'E-Sweep. DB4. Attenzione, ancora una volta. Stavolta però il DF2 entra in trade. Mawo si è accorto che l'ultima volta ha tentato di bloccarlo con Dick Jab ed è entrato in trade. Qua situazione particolare. Wow, il Wave Dash gli ha permesso letteralmente di sguisciare sotto l'avversario dall'altra parte. FF4 non cade sulla trappola. Mawo si sta adattando al timing dell'avversario. È molto più convincente rispetto a prima. Wow! Si abbassa sul QCB1. E Mawo ha recuperato completamente. Quindi 2-2. Attenzione. Niente punish qua sul colpo malato a vuoto. Niente punish qua sul DF2. DB4. Stavolta Dantes è stato paziente. No, niente punish. Ci accontentiamo di piccoli numeri. Wow. Hit burst. Tantissimi danni. Vediamo qui. Mawo è in rage, niente. Finisce in rage e con pochissima vita non riesce a sopravvivere a un altro colpo.
e smashing combo per finire il match. E aggiorniamo il risultato. Dante si sta comportando molto bene. Che torneo è? È la tappa sarda mensile a Chaos. Si chiama Sardina Rumble a sto giro. Con tanti nuovi giocatori. È un ragazzo in trasferta da Napoli. Ma Dante se non era a scegliere. Sì, Vartan. Infatti, come dicevo prima, ha voluto fare la follia totale di farsi il double down con i tornei. Ha deciso dopo Brescia di venire direttamente in Sardegna a partecipare anche qua. C'è il teletrasporto. Diciamo che ha fatto poche ore di sonno. Anche tu sei di Napoli. E allora aspettiamo anche te la prossima volta. Comunque Vartan, ciao. Mi fa un sacco piacere vederti qui, visto che è da tanto tempo che non ci sentiamo. E intanto qua Mawo si porta avanti già di un round. Attenzione, QCB3 in counter. Qua Mawo non ferma l'avversario sulla transizione totalmente fake della stance. Di F2 per concludere. Uno pari sul round. Attenzione, confermo qua sul counter. E sweep DB4 terra. Niente punish lì sulla mossa. Preda skippata che avrebbe sarebbe stata pericolosissima perché avrebbe rotto il pavimento. Attenzione, DF2 lontanissimo, ma riesce comunque a punire. Altro confermo da parte di Dante. Sei bravissimo qua a confermare DF2-3. Un po' difficile. Bravissimo Mawo, incredibilmente si è ricordato la punish, c'è la combo giusta. Wow, stavolta Sai Step 2 entra e permette a Mawo di fare una combo dei grandi danni. Vediamo se porta anche a muro. Non abbastanza correttamente. Attenzione, smash utilizzato. No, tenta l'armor ma viene fregato da una presa. Pochissima vita per Mawo. DF1 per concludere. Ottimo confirm ancora una volta da parte di Dantes. Questo potrebbe già essere l'ultimo round. FF3 elettrico. Mawo trova il muro. Sono passati pochissimi secondi dall'inizio del round e già Dantes è praticamente senza vita. Ancora una volta forse rompe anche il muro. Il pavimento volevo dire. Attenzione, Dantes grazie a una presa non skippata riesce a fare una combo. Si porta praticamente lo stesso tanto di vita. Niente punish, peccato. La Arashi, buonasera. F4. Wow, vediamo cosa succede. Va benissimo, Rejart che viene utilizzata come punish succede veramente di rado, però giustamente è andato a vuoto una mossa. Mawo recupera anche un pochino di vita. Vediamo, no, gli succede praticamente la stessa cosa, peccato. Switch su un muro, pericoloso perché l'avversario quando è a terra comunque è in grado di praticamente fare un sidestep col tech. Quindi la mossa di Mawo va a vuoto e ne paga le conseguenze. 2-0 su Mawo da parte di Dantes. Allora, prossimo match in streaming vorrei effettivamente mandarvi la prima apparizione di Defisio contro Jack. A breve mi diranno chi c'è. Dantes may cry. Effettivamente. Magari ci mettiamo anche la musichetta dopo. Però non abbiamo un vergine. Ci serve un vergine effettivamente. Così possiamo mettere Beauty Delight a tutto volume. Ma su PS5 ci sono un torneo, ma non ho capito come fare. Allora, Akiosom, questi sono tornei offline. Abbiamo tutte le persone proprio effettivamente qui di persona che stiamo praticamente giocando tutti insieme fra di noi. Marti, io ho fatto. Mi hanno detto che mi stanno preparando la pizza. Il match che manca del mio girone invece lo stanno per finire. Quindi manchi soltanto tu contro. Ah, anche Dantes contro No, Lucas, io e Lucas abbiamo fatto, ho vinto io 2-0. Ah, ok, va benissimo. Perché mi hanno richiamato in streaming subito e mancano i due ragazzi che stanno partendo adesso praticamente. Va benissimo. Non penso che ne manchino molti, Chi c'è adesso quindi in streaming? Fisio contro Jack? Sì.
Vuoi che ti dico i lati? Guarda, O lo vedi scopro, lo adesso? scopro. Ah, ok, c'è Jack a sinistra. Ok, ok, va bene. Get ready for the next battle. Ok, abbiamo Jack a sinistra, un Victor e De Fisio a destra, che ha deciso di andare per il suo personaggio preferito di Final Fantasy. Non so se è vero questa cosa, lo accettiamo però. Attenzione, Jack trova il counter. Subito si porta a muro, sbaglia completamente, però quella mossa è una recovery terribile e Fido ha fatto tempo ad alzarsi e a punire. Attenzione, no, niente punish qui, si aspettava di essere colpito. Blocca la stance. Vulcan. Zio, wow, bravissimo qua Jack. Riflessi incredibili da parte sua. Vediamo se riesce anche ad arrivare a muro. No, sbaglia, però poteva avere qualche danno in più, ma non è necessario perché Jack si porta comunque a casa il primo round. Wow, De Fisio qua. Ancora non ha imparato la combo nuova che c'è da un anno, ma lo accettiamo. Conclude la combo a muro, 72 danni. Ci accontentiamo, sono ottimi. Si smash, entra tutto. A posto? Presa non contro Shardana hai schipata, fatto? Jack ha effettivamente un pochino di problemi a schipare le prese. Niente punish qui, peccato. Attenzione basso. Vediamo se Jack rimonterà, invece no. Ok, allora ci siamo, aspettiamo che finiscano i pull, facciamo la pausa pranzo e poi quindi manca Ancora una solo volta Zio. per prendere vantaggio. Attivazione d'elite da parte di Jack. Fisio si tenta in tutto per tutto con l'orbital. Basso, basso, ancora basso. Sono passati pochissimi secondi. E di Fisio ha già si è già fatto debellare tutta la vita. Jack è molto aggressivo in questa situazione di V4. Attenzione. Bravissimo qua ancora una volta. Jack interrompe il secondo colpo della stringa. Sbaglia però completamente la posizione a muro. Presa sull'armor, bravissimo qua Fisio. Si sente tutto bene? Ah? Vado in desync. Non è che è l'audio voce con cosa? Qua è giusto. No, qua te l'avrei detto se fosse stato desync. Abbiamo vinto. Forse su Twitch allora. Gildo, quanto è finita la tua? 21. Jack 2-1 per te. nel frattempo si porta in vantaggio. Molto convincente il suo Victor in questa situazione. Stavo già Grazie. dicendo. 1-0 da parte di Jack. Gildo, dimmi se è giusto. Così? Quindi questo è chiuso. Questa la stanno facendo? Sì? Ok. Fisio Questa la stanno facendo, adesso. manca Kidmasso poi contro Fisio che vabbè sta facendo la sua prima partita. Saka Ivenar manca e Zane Ivenar. Tanto qua attivazione d'elite. Wow, bravissimo Jack qua. Ma che mi sta combinando oggi? Sta facendo cose spettacolari. Attenzione, blocca la stance. Bravissimo qua sul confirm, però niente tornado sul muro. Non ci interessa perché gli basta fare un'altra mossa per poter vincere. Ovviamente è un basso. Ottima punish qui. Poteva anche andare meglio. Addirittura meno 14 quella mossa. De Fisio sta soffrendo la distanza con Clive, nonostante la spada lunghissima del personaggio. Perché Victor ha qualcosa che ha ancora più range, ovvero la pistola. Attenzione. Armor. Niente combo qui. Pazzissimo Jack qua. Vediamo se utilizza anche l'hit. Usa anche l'hit. Vediamo se addirittura riesce ad arrivare al muro. Non gli serve nemmeno. Fa una combo incredibile. Il dash into expulsion vince. Ok. Jack si sta cavando molto bene. Quello però non è lanciabile. Attenzione. Perché se finisce Come prima sul secondo hit.
Hit attivato da parte di Fisio. Clive si infuoca tutto, DB4 ancora una volta. Niente punish qua. Bravissimo qui Jack, molto paziente. DB4 ancora una volta. Pazzo completamente, attenzione, no, sbaglio tutto. DB4 ancora una volta, F1P2 per concludere. De Fisio finalmente riesce a vincere un round. Non demorde. Ottimo step. Devi far andare entrambi in live, così quando finisce questo Va benissimo. Ok. Niente punish da parte di entrambi, hanno paurissima. Wow! Jack ancora una volta! 6 step incredibile, niente punish qui. No, Fisio se ne approfitta. Jack ha sbagliato la punish e poi ha tentato una mossa che non le ha permesso di fare granché. Attenzione, Fisio si è già, fra l'altro, tentato di caricare le barre, ne ha già 4. Quindi una combo sarebbe veramente pericolosissima. Scaturirebbe veramente tanti danni. Counter, niente punish qua da parte di Jack, nonostante fosse lontanissimo. Fisio estremamente vicino alle 5 barre, non saranno necessarie. Pensano schipata. Forza, vogliamo vedere una super mossa. Forza Fisio. No, ancora una volta presa normale non schipata. De Fisio si è accorto che non è proprio in forma con lo skip delle prese Jack. Si porta sull'1 pari. Questo lo hanno già fatto, quindi manca solo Zane contro Ivener. E poi quelle di Fisio che sta facendo questo e quella fa off stream questa. Ok. 1-1. Sì. J'espère que tu n'es pas un de ces incompétents à l'esprit limité. Per una volta si usa un PG che l'altro non conosce per mettere in difficoltà l'avversario e non è Fisio. Time to Die gioca ancora. Vartan, Time to Die non lo vediamo da parecchio tempo. Non lo vediamo da davvero parecchio tempo. Fisio lo usa da parecchio, da tantissimo, Lo usa da tantissimo Clive. Praticamente da quando è uscito. Quindi, che poi ti cade un mito. Cos'era un mito prima? Guarda che stavo usando Kuma in questo gioco, Non so quanto sia valoroso come personaggio lui. Che odio questi due personaggi. Aki Awesome, sì, capisco. È tutto vero. È vero. Non sono proprio personaggi simpaticissimi. Però ti assicuro che sono più facili da fronteggiare di quel che sembra. Attenzione, intanto Jack, che poteva portarsi a casa già il primo round di questo ultimo match, se ne approfitta male. Attenzione, trade e DB1 per concludere. Arashi, sei tu il mio unico allievo. Le altre sono solo persone che ho deciso di picchiare. Attenzione, no, niente punish da parte di Jack, che comunque sta comportando benissimo. Armor in questa situazione. E anche adesso, se prendi conto questi due personaggi, ti consiglio di cercare qualche persona che è esperta del personaggio e chiedergli qualche consiglio, in modo che ti possa aiutare. Comunque, sei di Napoli. C'è una bella community a Napoli e fanno tornei molto spesso. C'è anche, ovviamente, viene ospitato l'OTB, che è il torneo più famoso in Italia, che fa letteralmente numeri internazionali. Ci sono sempre centinaia di persone che giocano. Bello questo torneo di Soul Calibur. Effettivamente sì. Fire 2 ha ragione. Attenzione, ottima punish qua da parte di Jack, però il muro è troppo storto e non riesce a concludere la combo. Vantaggio, ha un sacco di vita da recuperare. Fisio però non si fa fregare. No, sbaglia qua. Non è confidente sul fatto che la combo, che col colpo potesse portare fuori dal muro l'avversario per effettivamente concludere la combo. Ma non demorde. Attenzione. La 1, DB4. Niente punish qua ancora una volta da parte di Jack. Sta ogni volta tentando di fare la flash, tra virgolette, di Jack dopo l'armor. Ancora una volta Fisio, ottima punish. Lights out. Kamehameha per concludere la combo. Spallata che non si vede spesso, già detto in Tekken 7. No, niente punish qua, però era giusta.
DB4, vediamo se riesce a concludere direttamente qui. No. Jack ha ancora una piccola possibilità. Vediamo. Expulsion che non viene punita completamente per niente. E niente, Jack per l'ennesima volta si fa pagare da una semplice presa. E Fisio la recupera completamente. 2-1. Jack però si è comportato molto bene, almeno nella prima parte. Allora ragazzi, tra l'altro ci manca veramente già pochissimo per finire questa prima fase del torneo. Infatti mancano soltanto 2 match, non so neanche chi avremo in streaming fra poco. Poi vi chiediamo circa un'oretta che andremo in pausa per pranzo. E poi riprenderemo con la prossima fase di Pulse. Zayn a destra, Ivener a sinistra. Ok? Mi dispiace darvi questa bruttissima notizia, ma avremo nuovamente sul schermo un altro Victor contro Alisa, se non sbaglio, fra l'altro. Quindi match piccanti oggi. Abbiamo 2 Elisa, 2 Brian, 2 Victor, forse 2 Kuma, non si sa mai. Allora, qua fanno anche le pizze comunque al trancio. Se la voglio Aki, guarda, ti conviene informarti perché comunque davvero a Napoli comunque se ne fanno tornei, ci sono player di altissimo livello. C'è Fabrizio in arte Bode che comunque organizza tornei letteralmente da una vita. C'è Roger Maxis, c'è Blackheart, ci sono davvero tante persone di alto livello a Napoli che ti potrebbero dare una mano anche semplicemente per avvicinarti alla community. Fai vedere. Saka. Sto giocando. Scusami, qualcuno dice a Saccabadori che sono. Gliel'ho fatto leggere, scusa. Allora, lasciami cosa cazzo è questo. Hai incontrato Bodel come? Ecco, guarda, ti posso assicurare che ti basterebbe anche semplicemente mandargli un messaggio su Facebook o comunque cercare un attimino le community di Tekken a cui ti potessi avvicinare. Sì, Mau ha perso contro Dantes. Però era un match abbastanza affaticato da entrambe le parti. Get ready for the next battle. Robby, smettila di fare il malandrino. Arashi, ti banno dalla chat. Allora, questo sarà quasi sicuramente l'ultimo match in streaming per il momento, prima della pausa. Zena approccia con FF2. Attenzione. Stance. Non si fida però. Stance bloccata. Attenzione. Il basso che salta il basso. Cosa peculiarissima di Elisa. Non è che sei così senza. Si è disconnesso OBS. Mau. Si è disconnesso OBS. Sta andando tutto di là. Cioè lo streaming va. Allora, intanto vediamo qua che comunque Ivenar si è già portato in vantaggio almeno di un round. Presa non skippata, molto vicino al muro. Hit attivo da parte di Zayn. Wow, vediamo se conclude la combo. No, peccato. Attenzione, hit attivo per entrambi. Punish decente, non poteva fare granché di più. Il smash attivato. Perfetto. Attenzione, no, niente punish da parte di Zayn che poteva approfittarsene. Ancora una volta sta sbloccata DB4. Non ho mai visto, penso, DB4 di Victor venire steppato in quella maniera, ma evidentemente Alisa è un PG privilegiato, ma lo sapevamo già. DB4 da lontanissimo che colpisce in counter, infatti Zayn si assicura una combo. Attenzione, arriva muro, non conclude però decentemente. Spacca la balconata e scendiamo giù. Tailspin. Tailspin ancora una volta. Vediamo muro. Terzo tailspin in teoria. Ottima combo, conclude tutto. Ivenar ha pochissima vita. No, però impaziente. Viene colpito dal secondo colpo.
Zayn decide di non farsi più fregare e decide di spammare ancora di più DB4. Decide, piuttosto che arrivare a muro e fare la combo lì, di rompere la pavimentazione. Non va a suo favore però. Ciao Two Face. Hit attivo da parte di entrambi, Expulsion. Era ovvio. Un paio di jab a caso a vuoto da parte di Zayn, che per qualche motivo mandano in confusione Ivenar, infatti gli fanno fare un errore. Zayn se ne approfitta. Forza Ivenar. Forza Ivenar. Dai, vogliamo un pochino più di tifo sulla chat, ragazzi, Attenzione. Stringa che permette a Zayn di mandare l'avversario a muro. Quanti danni! Expulsion che salta completamente il basso di Alisa. Attenzione. Molto vicino al muro, presa non skippata. Perché è entrata in counter, è veramente difficile. Stiamo tutti bene qua, Two Face, grazie. Devi fare il tifo un pochino più a voce alta, perché sennò qua non funziona, Get ready for the next battle. Allora, Zayn si porta in vantaggio il primo match, cioè letteralmente vince il primo match nonostante Ivenar stesse dominando nei primi secondi. Vediamo come se la caverà adesso. Ciao Nix Serafino. Oh, oggi un sacco di gente nuova, Mi fa un sacco piacere avervi qui. Spero rimaniate qua per godervi anche il resto del torneo. Anche se siete arrivati nel momento sbagliato, perché comunque stiamo per andare in pausa pranzo. Nel frattempo Zayn è già in rage. Attenzione. Oh, counter qua pericolosissimo. Zayn impaziente. Preferisce tirare piuttosto che parare. Vorrei due in counter. Attenzione, vediamo come decide di sfruttare il muro qui. Preferisce non utilizzare l'hazard del muro. E invece stavolta la utilizza. Ivenar, se perdi ti disconosco come allievo. Ciao TV7 Heaven. Grazie del supporto a Ivenar. Però qua bisogna un attimino farlo ragionare di più. Si è preso già. Questo è il quinto DB4 in counter che si prende. Tanto Zayn bravissimo qua per arrivare a muro. Combo 93 danni. Armor su armor. Attenzione. Ancora una volta Zayn bravissimo a sfruttare con la stringa per il muro. No, qua esce completamente sbagliato qua però. Zayn non ha nessuna intenzione di parare, quindi va benissimo per Ivenar, che ancora anche lì è un pochino di via da recuperare. Eppure in rage. Counter, niente. Ivenar ha ancora una piccola chance di poter vincere questo match. Attenzione, droppa completamente la combo. Armor. Non conclude con le motoseghe. Ragazzi, questo è il sesto DB4 che si prende in counter. Il primo l'ha steppato e l'ha pulito in maniera eccellente. E tutti gli altri se li ha presi in counter. Zayn è estremamente aggressivo in questa situazione. DB4 ancora una volta, stavolta non entra in counter però. Ivenar già ha pochissima vita. Vulcan che conclude. Zayn non lascia nessuno spazio a Ivenar per poter giocare e conclude 2-0 così. Mi dispiace per chiunque lo stesse supportando. Verrà anche disconosciuto come allievo, mi dispiace per lui. Intanto credo che abbiamo letteralmente finito, ragazzi. A breve mi verrà data conferma. Potremo andare in pausa pranzo e nel caso ci rivediamo fra meno di un'ora probabilmente. Fisio. Cosa sarà successo? Voglio il risultato. Hai giocato con quel masso? Ok. Dobbiamo mandare. Mi fai avvicinare Momo per favore? Sì. Benissimo ragazzi. Allora vi vorrei comunque ricordare che siamo in 13 oggi e passeranno tutti alla prossima fase del torneo. E abbiamo appena concluso. Vi diamo un momento i risultati e poi andiamo in pausa. Quindi Saccabadori sicuramente il primo del suo girone. Poi abbiamo De Fisio, primo del suo girone.
Dantes è primo del suo girone e Zio Edo primo del suo girone. Bello questo Sì. coso. Andiamo in pausa e ci vediamo fra appunto circa un'oretta. Dove sono i commenti? Chi c'è? Ok, ho messo muto. Metti il- Metto anche qua muto.
Prova, prova. Ok, ci siamo. Eccoci ragazzi, siamo tornati. Stiamo per partire adesso con il bracket. Fatemi aggiornare qua. Bracket. Allora, vi manderemo un paio di match in streaming del primissimo turno e poi vi manderemo invece tutti i match in streaming del secondo turno. Considerate che siamo 13 player, quindi il bracket che vedete anche pinnato in chat è un po' anormale, ma è basato tutto sul seeding fatto di pool. Allora, il primissimo match che deve andare in streaming, che è proprio il numero 1 del winner round 1, è Jack contro Shardana. Quindi preparatevi. Invece offline, in una postazione offline, possono andare Zane contro Lucas. Sì, anche a me. Dopo Jack e Shardana andranno in streaming Yami contro Defisio. E dopo Defisio contro Yami andranno in streaming Capitan Genius contro Kid Muscle. Ok? Ivenar, invece io e te andiamo off streaming in una postazione appena possibile. No? Off streaming, ok? Zane, aggiornami poi sul lato per favore. No, è Jack, scusami, ho sbagliato Victor. Perdonami, ho sbagliato Victor. Vuoi andare tu, Marti, così io mi faccio il mio match in caso? volevo giusto finire Ho già annunciato tutto, devi solo cambiare i nomi. Hai ripreso tutto, smontato tutto? Sì, si dovrebbe sentire tutto in teoria perché ho smutato il microfono. A C'è posto. anche audio di gioco. Sì, questo c'è, a posto. Sono gli unici due valori che ci interessano. A posto. Ok. Bene ragazzi, riprendiamo dopo la pausa a pranzo col torneo. Dirvi anche. Sono le 14:51. Semaga, Blackheart. Au. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Smetti di urlare sempre, pure in chat. Che ci stai a fare? Abbiamo fatto 6 minuti di ritardo solo perché mi hanno chiesto di fare una partita col pad della PS5. Ma mamma mia. Sento, ma voi mi innervosisco. Ascolta, dopo gli mandi le foto delle palle in privato. Qua in chat su Twitch non fa fare queste cose. Allora, abbiamo anche già deciso per tutti i match in streaming. Come va Blackheart? Dai, sentiamo, come va, visto che sei qua in chat. Parla. Tra l'altro c'era un ragazzo prima che è di Napoli, fra l'altro, e chiedeva di voler partecipare ai tornei perché appunto non sapeva che se ne facessero. Contro Capitan Genius. Ora c'è questo, poi ci sarà questo, poi invece C'è Jack Shardana adesso in streaming? Ok. purtroppo no. Però se c'è una postazione libera e poi un po' scaldarti, Come funziona sto libro? ancora. Ho paura anche ad aprirlo. Qualcuno c'ha qualcosa per mandare? Sì, 5 euro alla cassa. Allora, abbiamo come primo match della seconda parte del torneo Jack contro Shardana. Quindi l'ennesimo Victor di fila. Mannaggia, veramente non ce la scappiamo oggi. Gente nuova. Ah, ok. Oh. Allora. Ok, abbiamo Jack a sinistra. Posto. Victor Chevalier. Jack appunto con Victor, suo unico personaggio utilizzato in questo gioco. Si rifiuta di impararne altri, forse fa bene. E Shardana a destra, che preferisce continuare sulla strada con Brian piuttosto che utilizzare Yoshimitsu, con cui in teoria è un pochino più confidente. E partiamo. Oh, no, ragazzi, se partiamo così va già molto male. Solito problema tecnico di inizio bracket. Che c'è? Che succede?
Guarda cosa succede. Come al solito. Vediamo se decidono di andare oppure. Ok. Facciamo un piccolo reset. Di lì che possono usare delle mosse più veloci per... cioè delle mosse migliori per finire il round, qualcosa che non butti a terra. E niente. Solito piccolo problema tecnico, scusate. Expulsion. Ne approfittiamo per sentire Expulsion un paio di volte, visto che sicuramente dopo non... assolutamente non verrà letteralmente spammato. Parla un attimo. Expulsion. Cosa ti serve? Parla un attimo. Sto parlando. Ah, ok, ok. Il microfono è qua, non prende da Per qui. vedere se ti Sì, smutato. mi sento, anche perché sto litigando con Blackheart in chat, quindi. Ok, forse finalmente potremo effettivamente cominciare il match. Shardana vs Jack, Victor contro Brian. E si parte. Intro diversa fra l'altro da prima. Allora, tu devi andare in streaming contro Kid Muscle. Dopo questo è il prossimo. Quindi non ti preoccupare se devi ancora fare qualcosina, fai tranquillo. Allora, come siamo qua? F3, attenzione! Abbastanza vicino per andare a muro. E conclude la combo con la stessa mossa con cui l'ha cominciata. Molto particolare effettivamente dire che una combo è cominciata con un UF2 di Brian, però si può fare. 3 più 4, 1 più 2. Attenzione. Ah, niente. Punish qua sbagliata. Meno 14, bravissimo qua Shardana. Però sbaglia la combo. Commita sul VS3 troppo velocemente. E Shardana già in vantaggio di 2 round. Jack si è comprato molto bene durante la prima fase del torneo. Ha giocato molto bene anche in streaming. Ancora Shardana con l'utilizzo di UF2. Attenzione! L'ho chiesto prima che volevo vedere almeno uno Snake Edge entrare ed è effettivamente successo. No, troppo tardi sulla punish qui. Jack sta sbagliando tutto. Molto vicino al muro. Niente confermi stavolta. Bravissimo qua Shardana. Super paziente. Non si abbassa qua. Non si abbassa qua. Bravo qua. Ok. E l'ha presa. Basta per finire il primo round per Jack. Attenzione. Sono passati 5 secondi, ancora nessuno ha perso vita. Cosa sta succedendo? Questo non è Tekken. Attenzione, infatti la prima cosa che succede è un bel counter di uno di Brian. Attenzione. 3 più 4. 3 più 4 ancora. Jack non sta giocando con la sua solita aggressività. La partita che ha fatto a scacchi durante la pausa gli ha fatto male. Niente, punish qui. Counter. Ottimo confirm qua da parte di Jack. Si sposta dal muro per cercare di allungare la combo. Ci riesce perfettamente. Ok. Era quasi arrivato al muro. Expulsion qua sicuro. Lo sapevo. Lo sapevo. Era ovvio. Era letteralmente ovvio. Conosco fin troppo bene Giacomo. Carte sul VS1. Ah, troppo lontano qua per connettere FF2. Ah, bravissimo qua. Stavolta committa anche l'ultimo colpo della stringa. Shardana ne approfitta. Punish qui da parte di Shardana. Buono. Interrompe il basso. Attenzione. B1. Ancora. Ottimo step. Coltellata bassa, coltellata alta. Stavolta, attenzione, Jack, remontata totale. Stava perdendo 2-0 sul 2-0 e ha rimodato completamente la situazione. Ribaltato. Come una catapulta. Citazione per pochi, forse. 1-0. Vediamo se Victor ne uscirà vittorioso da questo match. Oppure Shardana
Fra l'altro, comunque, decide di stare sulla sua scelta e rimane su Brian piuttosto che Yoshimitsu. Avrei preferito vedere un pochino più di Yoshimitsu Action, che comunque è sempre un personaggio abbastanza raro. Step qua da parte di Jack, non capitalizzato. Spadata a terra, attenzione. Pistolettata, giusto per entrare in stance per fare il basso. Era lontanissimo, come ha fatto a raggiungerlo? No, quello non è meno 14. Niente punish. C'era Vulcan. Ancora vantaggio, molto vicino a muro in uno stage così grande. Di 4. Attenzione, finalmente anche Jack attiva l'hit. E di F1 per concludere. Molto più convincente adesso Jack. Forse si doveva un attimino adattare a Brian. B1. Ciao Defro. Grazie di essere qua a farci da spettatore. Attenzione Armor. C'è stata una caterva di dig jab di fila. Attenzione muro. Neanche si spreca a tentare di utilizzare l'hit e concludere una combo da 104 colpi, che fra l'altro nello stage, in uno stage così grande, solo a me salto ogni tanto. Ciao Kofnik, quando si riavvicina glielo dico, adesso non mi posso spostare purtroppo. Oh, quanta gente nuova! Buongiorno ragazzi. Siete in tanti oggi, eh? Ho già visto 5 messaggi da gente nuova. Allora, intanto Shardana è di nuovo in svantaggio. Anzi, stavolta è in svantaggio Shardana rispetto a Jack. Expulsion tirato completamente random, che funziona però. Vediamo. Bravissimo Jack. Ha tecrollato quella scelta che non è in realtà garantita. Stiamo aspettando tutti a Capitan Genius. Capitan Genius sarà in streaming fra 2 match contro Kid Muscle. Attenzione, qua va completamente a vuoto. Fra l'altro è anche abbastanza bravo Capitan Genius, nonostante sia la prima volta che fa torneo, perché durante i gironi ha perso soltanto contro una persona. Quindi so che è bravo. Princess Alla. Ciao Princess Alla. Anche tu prima volta qua in chat. Tanto Shardana si è riportato in pari. Hit da parte di Jack. Bassone a pochissima vita. Ancora Bassone una volta. Vorrei 2 encounter. Jack in quest'ultimo round non ha dato assolutamente spazio neanche per fiatare l'avversario. E il primo match in streaming si conclude 2-0 da parte di Jack. Molto molto convincente. Prossimo match sarà Defisio contro Yamishi. E poi manderò Capitan Genius contro Kid Muscle. Davvero bravo qua Jack comunque a amministrarsi le risorse. E soprattutto più paziente del solito. Ciao Eli Candeggina. Quanta gente nuova oggi. Sono veramente sorpreso. Grazie a tutti. Spero siete qua, cioè permaniate qua a godervi il resto del torneo, della quale abbiamo appena cominciato la seconda fase dei bracket. Stiamo per mandare un sacco di match in streaming. Mi serve sapere chi è a sinistra e chi è a destra di questi due. No, devono andare in streaming. Mm? Devono andare in streaming. Sì, Fisio e gli amici. Ma dovrebbero già saperlo. È il tuo pad? Chi lei... che cosa stai usando allora adesso? Ah! Oh, hai già vinto. 2-0 contro Lucas. Ok. Saluto Lucas. Zane intanto parità o streaming che era contro Lucas viene vinta da Zane. Anche Maui Venar verrà fatta in off stream al momento. Mi serve che mi mandate Defisio e gli amici in streaming però. Oppure Capitan Genius e Kid Muscle. Mi va bene un qualsiasi di questi due match. Tanto Sakabadore si dovrà preparare a giocare contro Jack.
Salutatemi Dantes. Riccardo a sinistra e Narcoso a destra. Ok. No, ma- Di fischio. Chiaro. bravo Giacomo. C'è solo un capitano. Vedi, si tipica Jack. Non si spiegava. E qua già vediamo il secondo personaggio in riserva per Fisio. Che usa Elisa. Statemi lontano dal microfono per favore. Attenzione. Gli amici invece ovviamente con la sua vecchia gloria Lisa. Non ci aspettavamo ovviamente altro. Get ready for the next battle. Cosa stai cercando? No, dove se ci sono. Minchia, perché c'è? Hai mandato lo streaming a qualcuno? Io. Te lo dico io, chi è che stai cercando? No, non lo so, loro hanno messo. Ah. Attenzione, Fisio con Kuma e gli amici giustamente con Alisa. Attenzione, niente punish lì. Primo colpo a favore che di entrambi in realtà, che c'è stato un trade più uno, entra. C'era un colpo praticamente garantito lì a terra. Attenzione, qua non può entrare lì. Niente punish da parte. Oh, invece sì. Punish qua, attenzione, presa, non skippata. E niente. Fisio va direttamente in stance e se ne approfitta visto che l'avversario tenta di approcciare con una mossa alta. Bear stance schifa tutto. Cosa? Elisa non funziona. No, Alisa non funziona nelle mani di chi non sa steppare. Forza Yami. Facciamo il tifo per Yami. Vi dovete far sentire però in chat con il tifo, mi raccomando. Se no qua la gente perde. Vorrei due ancora. F4 per approcciare, bassetto. Yami è con già pochissima vita, però ha qualcosina da recuperare. Attenzione! Ottimo step ma non capitalizza Yami. Vai Fisio. Attenzione, hit smash tirato un pochino così, giusto per. Wow! Non se ne accorge. Vediamo che cosa combina. Decide di fare la reject qua. Forse è la scelta più saggia. Anche perché non penso che avrebbe potuto concludere in nessuna maniera. Testatona volante. Le combo servite un po' via. Fisio ha pochissima vita. Non ci credo. Alisa tira fuori l'arsenale e Fisio si rialza troppo prematuramente e viene colpito dall'imparabile. Penso non sia mai successo nella storia dei tornei. Altro delay qua sull'ultimo colpo, ma Fisio è paziente, non si fa fregare. Però invece DP4 entra e lancia l'avversario. Combo conclusa, 68 danni, ci accontentiamo. Boh. Toglieteli il porto d'armi. Mi sa che l'unica persona qua dentro col porto d'armi è Rush in chat. Yami non solo è ancora vivo, è tornato da poco tempo perché era in Germania. Adesso è tornato qua fra noi e ha ripreso a fare tornei. Arashi, guarda, quella cosa penso che succederà solo a te se continui a comportarti così. Intanto conclude la combo Muri in maniera abbastanza particolare, Yami. C'ha DP4 ancora una volta. Defisio super preciso con il DP4 in counter. Spike a terra, tantissimi danni. Elettrico e smash. Yami ha 1.000.000 di HP da recuperare di vita grigia. Yami non è più crucco. Attenzione ancora una volta. Wow! Non pensavo che sarebbe potuta succedere una cosa del genere. Attenzione. Fisio si porta in vantaggio. Yami però no. Non se la sta cavando per niente male. Io dovevo giocare in streaming. Marti, Dimmi. ho vinto 2-1 contro i Kiner. For the next battle. Che? Dovevo giocare in streaming o off? No, tutte quelle dopo mi sa che le dobbiamo fare in streaming, Marti, giusto? Da qua vediamo un pochino come muoverci appena finiamo qui. Perché tanto adesso queste qua dovrebbero andare un pochino più velocemente in teoria. Da qua era un pochino scocciato. Ora 1+2 per iniziare. Rimetto questo. Doppia armor. Attenzione. Niente poi da parte degli amici. L'ha messo completamente di spalle. Girato al muro però. Che strano come è successo.
Evil 46, attenzione! È venuto a farci visita anche lui, finalmente è scritto in chat. Yami salta per sbaglio, ne paga le conseguenze, attenzione. Punish qua da parte di Fisio. Questo è 4 into armor. VR2, colpo garantito. Yami la recupera praticamente tutta, vediamo come la conclude. No! Italy un pochino di vita che gli permette di vincere il round grazie a una presa non schipata. Il saltone non riesce a convertire qui. Ancora niente punish però. DB4. Niente punish sull'optic. No, l'hitbox è troppo piccola a livello delle gambe dell'orso. Non ha permesso ad Elisa di concludere la combo. Colpo garantito. Attenzione, punish qua, bravissimo Fisio. Ottima punish qui sull'optic. Rischiosa la situazione per entrambi perché si sta per rompere anche la pavimentazione. Vediamo se qualcuno se ne approfitterà prima dell'inizio del quarto round, dove necessariamente cadrà tutto. Colpo garantito qua a terra. VR2. Qua stavolta Diffise si fa fregare dalla stringa che Yami ha utilizzato parecchie volte. Culatona, niente punish. Bravissimo qui Fisio. Ottimo riflesso. La famosa presa dell'orso. Quella a muro. E quella è la presa dell'orso. Ah no, presa non skippabile qua. Riuscirà a rompere anche la pavimentazione. Combo conclusa. Yami tenta di utilizzare lo svolazzo da terra di Alisa per potersi levare dalla pressure dell'avversario. Mini mosse, attenzione, wow! Svolazzo laterale. Era counter, non era neanche punish. Mossa completamente safe, attenzione. Ancora poking. Ancora poking. No, niente. Wow, Fisio qua non ha fatto letteralmente nulla con l'avversario che le ha tirato il meno 8000 in faccia. Ok. Niente, ancora inconcludente del tutto la combo. Stavolta però di nuovo col DB4 in counter. Tenta di fare l'hit burst con l'avversario a terra. È lontano ma prende comunque. Attenzione, 1. Presa skippata stavolta. Yami è in rage. No, stavolta non ho mai visto entrare quella stringa in counter dell'orso. Non sapevo neanche fosse garantito il terzo colpo. Scusa, ma questa mamma È appena finita. la sotto. Mi chiamate per favore Capitan Genius e Kid Muscle per andare in streaming. Fidio si porta a casa anche questo secondo match. Ah? Inizia a mandare questa. Manda questa. Perché allora dove sono? Devo mandare questa qua in streaming, poi comincio con questa. E niente. Capitan Genius e Kid Muscle in streaming. Per ieri al local del torneo c'erano una trentina di persone che giocavano a Magic, che ne so io Questa è che tutta in LOL. streaming. Ah? Questa è tutta in streaming. Sì, questo è tutto in streaming. Mi dispiace, Ivo, sei andato nel giorno sbagliato. Ti devi un attimino avvicinare al resto della community e chiedere quando è che si organizzano i local, perché Servizio su Giuliano. Usato Kazuya. Chi cazzo deve usare? Azucena non la usa da una vita, ma cosa stai dicendo? Chi mi può dire chi c'è a destra e chi c'è a sinistra? Che io non conosco nessuno dei due partecipanti. Non so chi sia. Yami, cosa scrivi in chat che sei qui? Oh, Dimmi. chi è Kid Muscle? Crazy. Cioè, Non lo fan so. molto piccolo. No, non lo so. Non sai chi è? Non li conosco. Ma più che altro non ho capito perché ha scritto una cosa del genere. Yami che tanto deve ancora giocare. È in loser, non mica è uscito fuori dal torneo. No, sei in loser. Capitan No, perché Genius a c'è- sinistra. Ok, C'è il perfetto. mio fan preferito numero 1. Non so chi sia. La mia ragazza. Ah, mi sembrava strano. Mi sembrava strano. Adesso bastano che anche lei lo
Ok, eccovi a voi ragazzi. La prima partecipazione al torneo è soprattutto in streaming di entrambi i giocatori che fanno per la prima volta il torneo qua da noi. E abbiamo... Dove sto scrivendo però? Abbiamo Kid Muscle direttamente dalla famosa serie di fumetti e anime contro Capitan Genius. E abbiamo un bel Paul contro Brian. Terzo Brian, incredibile. Non lo usava nessuno questo personaggio, come mai adesso sono tutti a utilizzarlo. Attenzione. Come già dalla partita con Demolition Man non si prospetta bene questo match. Attenzione. Tenta la combo lì ma non funziona purtroppo quella cosa. No, si abbassa qua. Hit burst. Spallatona. Sbaglia però il colpo garantito. UF2 di Brian che entra tutto. Il smash utilizzato. Incinerator da parte di Capitan Genius per concludere il primo round. Attenzione. Il smash. Vediamo un po'. 4-1 per punire. Bravissimo qui. Combo conclusa dopo il dash. No, era punish giusta pure quella. Peccato, forse un po' troppo lentamente. Tenta ancora il Demolition Man. QCB1 entra finalmente in counter dopo gli svariati tentativi. Attenzione, hit burst. Arriva addirittura a muro. Tantissimi danni. 95 danni, non è nemmeno massimizzata. Insegnatelo ancora una volta. Per la terza volta cioè al terzo tentativo Capitan Genius conclude tutta la stringa. Niente punish qui. Ah, peccato, è entrato in counter, poteva approfittarsene. Presa non skippata, è entrato in counter. È comunque possibile skipparlo, anche se è andato in counter, è molto difficile. Ciao Blaster Book. Non so a chi tu ti stia riferendo con Mickey, ma lo salutiamo Mickey. Insegnatelo ancora una volta e D4 per concludere. Basso fortissimo di Brian, utilizzato a dovere per finire il round. 1-0 da parte di Capitan Genius. Riprendiamo subito. Qua la lotta si infiamma. Vediamo se decide di cominciare con il Demolition Man. No. Attenzione, presa non skippata da parte di Capitan Genius a sto giro. Wow, troppo lontano però per finire il resto della combo. B1-2 da parte di Kid Muscle. Ah, quella stringa di Brian è veramente velocissima. E Kid Muscle si prende un sacco di danni, sostanzialmente parando la mossa, perché l'armor praticamente fa quello. Arriviamo a muro, potrebbe già essere finita qui. Veramente storto e comunque l'aveva quasi conclusa. Jet-up per infierire. No, niente colpo garantito, peccato. B1+2 armor. Wow, entra. Conclude la combo a muro, poteva fare addirittura di più. B1, vediamo se riesce finalmente a vincere un round. Sì, Kid Muscle si porta a casa un round, finalmente. Anche stavolta il Capitan Genius riesce a capitalizzare sul tenta taunt. Sono 2 da parte di Kid Muscle. Tizio bravissimo qua. Ottimi riflessi da parte di Capitan Genius. Ancora il tornado da utilizzare. Smitragliata di pugni. Non si fa fregare però. Ah, troppo lontano. Potrebbe punire con FF2 di Brian quella mossa. Ancora una volta. Bravissimo qua, infatti lo sa che può farlo. Lo smasher però debella completamente la vita rimasta di Brian. Presa non skippata ancora una volta. Bravo qua Capitan Genius, però troppo lontano per connettere con PS3. F3 entra in counter. Arriviamo a muro. Questi saranno bei danni. Balordo, sì. Il smash per concludere. Entra tutto. 55 danni, ci accontentiamo. Non può fare di più. Tilt combo che non si vedeva dall'alba dei tempi, giustamente. Bravissimo Capitan Genius qua a fare l'Operri.
Kid Muscle è in una posizione di estrema difficoltà, deve tentare di ribaltare la situazione. Va benissimo qua con gli smash, si toglie completamente dal muro, tenta ancora una volta. Ah, poteva fare decisamente di meglio, peccato. Attenzione. Tenta di fare lì... No! B4 entra, potrebbe essere finita qui. Sbaglia però la combo. Non si fa fregare, vediamo. No, DF2 per concludere, peccato. Kid Muscle stava cominciando a carburare. Se la poteva davvero portare a casa almeno il secondo match e tentarsela al terzo. Comunque complimenti ad entrambi. 2-0 da parte per Capitan Genius. Kid Muscle passa in loser. Adesso cominciano ad esserci dei match effettivamente molto croccanti. Cominciamo il winner quarterfinal con il primo match in streaming che sarà Saccabadori contro Jack, il Francesco Totti di Tekken. Immagino conosciate entrambi i partecipanti se state dicendo questa cosa. Andiamo via Zane? Sì, Zane, Jack. ditemi chi sta dove. Io so. Adesso tiriamo la mano. Giusto, tu vuoi stare a sinistra. Beh, tanti smash garantito, sì, purtroppo è quello che succede. Brian può farlo, quindi cioè ti spezza completamente la guardia. Quella mossa ti dà 16 frame in totale per poter imputare quello che vuoi e l'avversario non può pararlo. Anche se comunque ci vuole abilità nel farlo. È un po' semplice fare Taunty Smash perché comunque sono due tasti da premere. Devi comunque avere il timing per farlo, ripeto. Però non è neanche così difficile. Brian può fare tutto, sì. C'è un motivo se è considerato uno dei PG attualmente più forti nel gioco, insieme a tanti altri fra l'altro, ma quello è un balancing problem di cui non possiamo lamentarci perché tanto non decidiamo nulla. Tanto adesso rivedremo Jack contro Saccabadori, che sarà praticamente un match già visto, perché sarà di nuovo Jack 8 contro Victor sostanzialmente. Saccabadori mi sa che anche da sto giro si dovrà raccattare tutti i Victor player del torneo. Un po' mi dispiace per lui, me ne sarei occupato di tutti i Victor, però ho preso la decisione di smettere di giocare. Aradas Vision. Vabbè. E Geppetto The Master. Ciao Geppetto. Via Jack. Attenzione. Grazie alla scelta dei personaggi intuisco che Saccabadori sia a sinistra. E lo confermiamo. A meno che non abbiano deciso di sostituire i propri personaggi giusto per il gaudio. Matchup nuovo oggi. Pingo. C'hai ragione. Che ti devo dire? E non ironicamente potrebbe comunque risuccedere, ricapitare anche più avanti. Quindi tanto vince Saccabadori. Sta giocando anche Emakin. No, Emakin purtroppo non partecipa da un po' di tempo ai tornei. E anche Rashi, a cui ho regalato lo stick e non sta giocando. Intanto Jack estremo vantaggio. Subito primo round con un perfect. Chi è che ha guffato Saccabadori in chat? Pistolettata. Attenzione, entrambi usano l'armor ma nessuno fa niente. No, nessuna paletta a parte di entrambi. Bravissimo lì Jack. Poteva fare concludere la stringa però. Dovevi tornare anche io a giocare. E ti stiamo aspettando, Locke. Attenzione, combo conclusa a muro per avere Oki. Vulcan. Succede l'inimmaginabile. Dopo la situazione muro
Se ne è stato tutto. L'ultima volta mi ha annichilito Saccabadori. Perché Saccabadori comunque è forte. Cioè. Intanto però, vabbè, se Jack la smettesse di sbagliarmi le combo sarebbe meglio. Però attenzione, combo muro. Combo presa schippata, bravissimo qua Jack. Vediamo. Basso per concludere. Jack fa touch di 2 round. Non sta lasciando il tempo di respirare all'avversario. Attenzione, Parish qua. Bravissimo Jack. No, sbaglia però il tornado a muro. Tenta il DF2. Presa qui. Grandissimo Jack. Colpo praticamente garantito a terra se l'avversario ci rimane. DB4 VR2. Bravissimo qui. Super paziente Saccabadori. Per una volta. No, niente punish da parte di Jack. Bravissimo qua Jack. Ha capito che la punish non sarebbe bastata per finire il round e ha deciso direttamente di rischiarsela utilizzando il basso. Bravissimo. Get ready for the next battle. Ci spostiamo a Yokushima. Jack giga level up. Ciao Emakin comunque. Anche tu ti sei presentato. Sage pressoché infinito. Vediamo se come prima qualcuno arriverà fino a muro. Emakin guarda le retrovie. Emakin deve tornare qui. Oh Evil comunque guarda che sei invitato anche tu a partecipare ai nostri tornei. Ti stiamo aspettando. Ho avuto imprevisti. Cheat. Meme di Squidward che guarda dalla finestra. Attenzione. Metà tempo, metà vita per entrambi. Saccabadori ne approfitta. DF2 punito, bravissimo. Troppo lontano per la presa. Jack in rage. Colpo garantito. Ah, dolore. Si è rialzato immediatamente. Si è preso il VR1+2 di Jack sulla schiena. Attenzione. Ciao Ciuchino. Abbiamo la mascotte qua a fianco del team di Tekken Sardegna, che è il cagnolone di Zio Edo. Attenzione, intanto Jack mentre ci regala un altro perfect. Ancora una volta Saccabadori tenta 1+2 a inizio round. Si prende un sacco di colpi calenti. Niente punish. Fa UF3 sul DP1. Vabbè. Cosa sta succedendo? Attenzione, decide di andare per Oki, riesce a parare. No, si abbassa però, si prende DF2. Perché Jack? Non saranno tanti danni, 70. Ancora una volta. Perché? Decide di andare per la Rejart. Non farà tantissimi danni, ma almeno permetterà a Saccabadori di eliminare tutta la vita grigia dell'avversario e lasciargli meno chance di comeback. No, troppo lontano per la punish. Jack ancora anche elite ed è in rage. Counter elite. No, troppo lontano però. Wow, cosa è successo? No, troppo lenta. Troppo lenta quella mossa. Ciao Jordi. DF2 ancora una volta. Sono andati tutti a segno, mannaggia. Questa era addirittura in counter. Hit burst. Colpo non garantito, attenzione. Unga bunga di Jack. No. Per l'ennesima volta si abbassa, si fa colpire dal launcher. Ha capito che sta funzionando fin troppo bene. Bravissimo qua Saccabadori. Si abbassa. E il problema è che ci sono 2 Jack su schermo, Rashi. Non so se ti sei reso conto di questa cosa. C'è uno una persona e l'altro il personaggio. Però mi sto un attimino trovando in difficoltà effettivamente ad analizzare il match. Chiamalo il robot. Robot. Sì, il crowd effettivamente da parte di Jack Earl. Hit burst a inizio round non lo vedevo neanche ai rank verdi. F1. No, armor. Dolorosissimo. Riesce anche a splattare a muro. 68 danni da una presa. 69, nice. Bassone.
Jack si sta facendo intimorire un po' troppo da Sacabadori. Poteva punire qua. Troppo lontano per la punish. Porta in vantaggio. DB4? No, niente punish qui. Ancora una volta. Troppo abituati a B1 che non aveva nient'altro su Tekken 7. Decide di non andare per il colpo garantito. Fa una presa dopo un'altra presa che comunque non viene skippata. Comoda per il Sacabadori che ha già parecchio in vantaggio. Colpo garantito qui. Jack ha già metà vita. Victor non sta funzionando benissimo in questa situazione. Niente punish qui. Recupera anche un po' di vita. Non si abbassa qua. Non si abbassa neanche al basso. Niente. Pieno di colpi di scena questo incontro. E pieno anche di colpi che si faranno loro due dopo. Era addirittura punish questi due. Non avevo idea. Colpo garantito a terra. Bravissimo qua Sacabadori a sfruttare l'armo. Colpo garantito qua dopo il guard break. Colpo garantito dopo il dash. Ancora una volta Sacabadori sfrutta l'armor. DB4 in counter. Vediamo, forse un po' troppo vicino però al muro. Bravissimo qua Jack a concludere. Preferisce utilizzare il basso per concludere il round. E Sacabadori per una volta non si abbassa. No, non è la punish giusta quella a quanto pare. Troppo lontano. Anche il corpo di Jack l'ha fatto andare veramente tanto indietro e quindi è difficile colpire le gambe. Gli smash utilizzato dopo il guard break. Jack ha pochissima vita. Sacabadori probabilmente la spunterà, infatti. Peccato, si è comportato molto molto bene. Stava comportando Jack. Sacabadori avanza 2-1. Jack stava dimostrando molto paziente e deciso sulle sue scelte, ma non è bastato. Andiamo in Mauro. Vai. Prossimo match in streaming sarà Mauro contro Zioero. Quindi Orso contro Kazuya. Vediamo se la stirpe col Gene Devil la spunterà oppure il zio peloso la spunterà. Non ti vergogni. Non ti vergogni. Ha sbloccato il DFL. Minchia. Ne hai fatto 5 e sono entrati tutti. Ma tu non lo sai, che stavo urlando tutti dietro, abbassati! E poi dopo, quando sono il suo passo di nuovo, Allora, questo sarà un altro match che giustamente sarà comprensibile sapere chi utilizzerà chi. Mi date un momento. Mi manca l'audio. Fisio. Mi hanno tolto l'audio di gioco perché mi sa che qualcuno si è messo le cuffie. Gli avvisi di togliersi le cuffie dal pad? cosa è successo? Qualcuno le cuffie nel pad? Qualcuno si è messo le cuffie nel pad, mi sa, perché ho perso l'audio qui. A posto? Ascolta, ma c'è Arashi? Sì. Digli di sbattermi la faccia in culo. No, non fa. Digli di sbattermi la faccia in culo un attimo ad Arashi. Jack contro Kid Muscle off stream. Di nuovo, dai. Il muscle. Chi è? Loser of G. Loser OG è uno di questi due. Get ready for the next battle. Incredibile, ma ho sbagliato il posizionamento dei due contendenti. Mettiamo qua Ziedo e qua
A posto. Ok. Mi aspettavo onestamente di vedere Mago prendere la posizione destra. Arashi ha ragione, Sak. Fai vedere come giochi inutili che dici ste cattiverie. Tranquilli in chat, tranquilli in chat. Insomma, B1. Mago preferisce stare a terra. Attenzione, troppo lontano per concludere con una combo lì. Niente tornado. Bravissimo qua Mago. Se conclude la combo ce la fa vincere direttamente. È perfetto così infatti. Mago, primo round. B1. Counter non era neanche garantito in realtà, però ok. DB4. Punish sulla presa. Troppo lontano qui. Poteva tentare una punish effettivamente Zio Edo, che come al solito ne approfitta culatona. Però non va. Di 1+2 presa non schipata. Zio Edo entra in rage. Sappiamo quanto è pericoloso Zio Edo quando entra in rage, che ha letteralmente la rage su tasto a reazione proprio. Cosa ho appena detto? Vabbè. Niente ragazzi. Mago si è azzardato a mandare una mossa, un whiff. E Zio Edo letteralmente, l'ho appena detto. L'ho letteralmente appena detto. Zio Edo è fortissimo con le rage art, ce l'ha su tasto a reazione. Presa ancora non skippata. Wow! Zio Edo si abbassa sul rialzo, aspettandosi le sweep. Infatti c'ha ragione. Troppo lontano. Ma però sbaglio completamente la colpa. Oh mio Dio. Perché devo commentare queste cose, ragazzi? Vi prego, datemi una mano. Sostituitemi. Non le posso vedere queste cose succedere. Tanto bravissimo qua Mago a punire. Hit burst. Vediamo se riuscirà addirittura a portare al muro. No, perché sbaglia mossa per farlo. E smash basso, uno dei pochi PG che ce l'ha ancora. No, niente punish da parte di entrambi, fra l'altro. Tenta la punish dalla distanza. Qua poteva forse tentare di fare una combo. Basso. Troppo lenta quella mossa per punire. B1. Bravissimo qua Mago. Si è ricordato che mossa deve utilizzare per punire. Che cosa è successo? Perché? Perché? Che dolore qua. Aiuto. Troppo lontano. Bravissimo qua Zio Edo con la punish. Testatona. Bravissimo anche Mago qua a sfruttare. Però niente. Ci abbassiamo ancora una volta sul rialzo. Basso. Troppo lento. Zio Edo dovrebbe cominciare a punire meglio però. Di 1+2. Presa ancora una volta skippata. Vediamo se ci sarà un smash. Troppo lontano. Presa non skippata. Entra in rage. Ma vuole stare recuperando tutto. F4 per concludere. Ha capito che Zio Edo si sta abbassando ogni volta che viene messo a terra. E ne ha approfittato per vincere il match con un medio. Attenzione, eccoci F2-1. Presa sull'armor immediatamente dopo il dash. Vorrei 3. Ma è già in una situazione molto pericolosa. Ha pochissima, meno di metà vita. Però sta già recuperando molto terreno. Con la parte di Mago, hit burst. Bravissimo finalmente. Ok, rompe anche la balconata. F4 into laser. Attenzione. Bravissimo qua. Zio Edo si aspettava, cioè il Mago si aspettava la presa, invece ha utilizzato il medio. Però nessuno dei due capitalizza. Presa finalmente skippata. Mago in rage, counter hit con BF2. E poi è passato per in terra, giustamente. Attenzione. No, sbaglia la combo dopo lo perri, peccato. Finalmente riesce a sfruttare l'occasione.
Dopo quel colpo il tornado garantito. Presa schipata ancora una volta. Basso, basso. E ancora basso. Stavolta è medio però. La Punisher era anche giusta, ma Mago non si fida. Rompe con B4 il muro. Esplosioni totali. Laserone. Laserone in terra. Il dash. Vediamo cosa decide di fare qua Mago. Sbaglia però completamente. Oh mio Dio, perché? No! Cosa? Cos'era? Cos'era? Va bene. Ci accontentiamo. Cioè, io non... no. Preferisco continuare a vedere. Va bene. B1 armor. Hit burst. Vediamo se riesce anche a raggiungere il muro. Preferisce l'altro approccio. Basso pericolosissimo. Wow. No. Ziedo però sbaglia, ma non importa. Perfect per concludere il secondo match. Devo dire che stanno succedendo cose abbastanza interessanti in questi scontri. Gente che salta, gente che zoppica. E tutti che si picchiano. E nessuno con la 104. Me la spiegate poi questa cosa, Final match. Uomo mago contro Ziedo. Presa normale, non skippata. FF4. Potrebbe forse tentare di punirlo con... oddio, non saprei cosa per punire Kazuya. Effettivamente FF2 di Kuma. Basso ancora. Basso ancora una volta, ma stavolta Uomo Mago utilizza il suo marchio di fabbrica, che è il neutral loop kick. DB4. Troppo lontano per gli smash. Bravissimo qua ancora una volta Ziedo con la punish. Sbaglia qua però il Mago. Uno di approccio. No. Ziedo si fa prendere dalla fretta. Utilizza la reggiata in un momento in cui non era assolutamente necessario. DB4 però. Adesso Ziedo me la recupera, non vi preoccupate. Combo particolare muro, attenzione. L'armor non riesce a ferire l'avversario. È incredibile qua Ziedo, incredibile. Launcher. Hit burst probabilmente, vediamo se arriva a muro. Decide di fare una cosa un po' strana. Niente a pane sul DF2. Bear stance. Punish da parte di Kazuya. Non pensavo che ce l'avrebbe fatta. Ziedo però rimane completamente immobile davanti a Kazuya, che gli sta letteralmente usando tutte mosse punibili in qualsiasi maniera. E niente. Manata sulle ginocchia. 1-1. Cerca il counter. Questo non era counter. Il Mau ha letteralmente smesso di parare e basta. Wow. Bravissimo qua Ziedo. Niente spike. Bravissimo qua anche Mau però. Per una volta mi fa la combo corretta. Vediamo come conclude. Ok. Troppo lontano. Bravissimo qua ancora una volta. Ziedo se ne approfitta dopo che l'avversario va a vuoto. Hit burst. Kazuya con pochissima vita, attenzione. Tenta l'armor dopo essere andato a vuoto. E il BB2 che passa sotto B4 di Kazuya. Incredibile. Vabbè. Inizio non dentro. Cosa sta succedendo? E ancora una volta il PP2 non ci credo che sta entrando così tante volte. Poi fa pochi danni, 82 danni. Bravissimo, finalmente Ziedo si è ricordato che deve punire quella mossa. Niente spike. Se ne accorge, bravo. Il saltone. Bravissimo qua a interrompere Kazuya. Pure 1+2. Colpo garantito, bravissimo qua Ziedo. Manca pochissimo. No, però si passa. Troppo lontano per utilizzare il dash. E Ziedo non solo il rage, ma ancora anche il... No, potevo punirlo. E
elettrico che passa sotto Reset! Che cosa volete che vi dica? Che cosa volete che vi dica? 2-1. 2-1 da parte di Ziodo che manda Mau in loser. Mi sento male. Cosa stava succedendo tutto il tempo? Zen Defisio, dai. Aiuto. No, ragazzi. Cioè, davvero. Non ci credo. Vai contro... Neutralo Kikku. Vai contro Mau subito off. Offline. Sì. Io boh. Commentate voi al posto mio per favore, perché davvero non ci sto capendo più nulla. 20 anni di Tekken ed è questo che quello che mi devo sorbire. Cosa stavi facendo? Arashi, finché non vieni tu a giocare, finché tu non vieni a giocare, li continuiamo a fare i tornei. Se vieni tu a giocare, smettiamo. Però devi venire tu a partecipare, se no niente. Mamma mia, stanno succedendo veramente cose. Stanno succedendo cose. Non so neanche più effettivamente in quale maniera commentare ciò che accade su schermo. Era tutto giusto. Vabbè, te non ne fanno su VS2. Non avevi voglia neanche prima, non cercate scuse. Lui ti faceva VS2 sulla barra bassa, che non più VS2. Prossimo match abbiamo Zen contro Defisio, quindi probabilmente rivedremo un Orso o comunque Clive contro Victor Però hai lanciato per l'ennesima volta. È forse la quinta volta che vediamo un Victor su schermo. Basta, mi sono rotto le scatole. Per favore che qualcuno lo mandi in loser. Non ne ho più voglia. L'ultima volta che ho giocato A posto. Abbiamo Defisio sulla sinistra. Comunque è incredibile come ci siano coppie di personaggi, perché abbiamo oggi 3 Brian, 2 Kuma, 2 Alisa. È un po' strano che succedano queste cose. Arashi. Mi hanno chiesto se Sacabadore sta parlando dei frame. Tu devi giocare contro Dantes in streaming, quindi dopo che finisce questo match andate voi. Allora, nel frattempo sono passati 10 secondi. Zen ha già l'itativo. Impossibile, manco sa quando si scrive la parola frame. Massone tenta la punish qua, sbagliata. Itativo anche da parte di Fisi adesso. Bravissimo qua, utilizza l'hit smash per punire. Non è male avere una mossa a 13 frame che è in grado di punire le mosse, 1-0 da parte di Fisio. Primo round se lo giudica lui. Anche qua ancora una volta non era assolutamente counter. Fisio intanto viene frodato da Zeno con l'hit burst su un salto. Vediamo come conclude. Preferisce Loki. Ancora basso. Niente punish qua però. DB4. Bravissimo qua. Forse poteva fare di meglio. Attenzione, ancora una volta viene flottato. Cosa sta succedendo? Ci tenta qua ma non funziona purtroppo. Zen ha tantissima vita da recuperare grigia. Gli basta veramente lo sputo a Fisio per vincere. Sta recuperando. Attenzione, più o meno entrambi allo stesso punto, però niente. Fisio si porta ancora più in vantaggio. Gli basta un altro round per vincere il primo match. Niente punish qua da parte di Zen. Questo è 1+2. Tornado diretto. Poteva essere una punish migliore. Attenzione, subito con l'hit burst. Conclude la combo. Ancora una volta preferisce Loki. Expulsion.
Giustamente De Fisio vuole dimostrare a Zen che non solo Victor può saltare in aria e fare le mosse cannone, ma può farlo anche Kuma. Niente spike a terra purtroppo per via della posizione del muro. In smash Zen con pochissima vita. Ha qualcosa da recuperare. Vediamo come procede. E qua DB4 pericolosissimo, infatti. Non conclude la combo. DF4 DF4 per concludere. Ok. 1-0 per Fisio. Get ready for the next battle. Finiamo nello spazio. Ho visto più giocatori di Orsi oggi qui che in 9 mesi di gioco. Beh, sì, effettivamente è un po' strano. Che fra l'altro ne abbiamo 2 di giocatori di Orsi, ce li abbiamo entrambi. E che poi in realtà Fisio utilizza anche altri personaggi. Ha utilizzato Jack in passato, ha utilizzato Clive e ha utilizzato anche Leo. E anche Ayachi, ma si dice che quella sia una fandonia, una leggenda metropolitana. Punish qua da parte di Fisio. Zen è già con pochissima vita. TB4 parato. Stavolta non se la scampa. Personaggi normali su Tekken 8 non ce ne sono. Quindi non so che cosa stai richiedendo. Non so quali siano i personaggi normali per te, ma non esistono proprio nel gioco, quindi Expulsion, che lo stava chiamando anche Gesù Cristo. Attenzione, punish qua da parte di Zen, bravissimo. Vulcan ha uno scudo di vita di Fisio, vediamo un pochino. No, sbaglia la punish. E vediamo il primo perfect da parte di Zane. Ah, non para dopo questo 1-2, si prende un golosissimo counter in faccia. Ciao Chris Century. Colpo garantito qua a terra. E smash utilizzato immediatamente. Zena ha letteralmente uno sputo di vita per l'ennesima volta. Vediamo se recupera. Può fare la remontata sempre e comunque. Di 4 expulsion a caso che viene giustamente punito. Zen non si è accorto che non aveva l'etativo. O probabilmente ha sbagliato input. Voglio sperare sia quello. Si attiva l'hazard dello stage. Chiunque riuscirà a mandare l'avversario a terra con una mossa si aggiudicherà l'esplosione. Zane ci prova, ma il muro gli scompiglia tutti i piani. Wow, l'expulsion salta completamente gli smash dell'orso. Bravissimo qua, non potrà fare chissà che cosa per via del muro, però invece sì, attenzione. Bravissimo qua Fisio. Lettura incredibile da parte sua. Potrebbe essere finita qui. Non tira. Non tira. Zane viene spinto con forza dall'orso nel loser bracket. 2-0. 2-0 per Uomo Mago. Ok. Mi mandate per favore off stream Zane contro Ivenar. Posso già andare contro Jack? Contro Jack? Ah, non l'avevo visto, sì certo. Anche Zane Ivenar per favore. E in streaming adesso ragazzi avremo 2 contendenti appunto nuovi. Capitan Genius che abbiamo visto precedentemente e Dantes direttamente da Napoli con il formidabile Brian. Se non erro Capitan Genius ha usato Brian, quindi effettivamente potremo assistere al primissimo mirror match del giorno. Sì, grazie. Potrebbe capitare effettivamente il primissimo mirror match della giornata ragazzi. Sono curiosissimo. Vediamo che PG decideranno di utilizzare i ragazzi.
Bravo, Fisi è incredibile. Lo sappiamo che Fisi è incredibile, ma è tutto grazie alla sua testa calva. Chi c'è in chat? Solo coglioni. C'è Roby, c'è Rashi, gente nuova. C'è Kusanagi, c'era prima. Vabbè, ha detto solo coglioni, era ovvio che ci fosse la Roshi, scusa. Ma smetti di bere zuccheri. C'è body shaming qui. La smetti di bere teina. Attenzione, Dantes forse sta pensando di utilizzare Dragonov al posto di Brian. Non mi frega a me Jundel. Jundel, quando è che parteciperai di nuovo a un torneo di Tekken 8? Ah? Quando esce Marda? Ma non ti anche se esce male, non ti credo che ricominci a giocare. Non ti L'unico credo. motivo che ho. Hai detto così anche per altri personaggi, eh? Non è vero, non l'ho mai detto. Per Falcon Ram? No, non ho mezzo che giocavo. Lo giocavo, ma per sport. Per sport. Per Vabbè. affittare dei film. Arada, per favore, facci uscire Mardo così torna a giocare anche. Arada è morto. Lo so. È morente. Attenzione perché alla fine Dantes decide di ritornare sul suo percorso iniziale e infatti vedremo il primo mirror match della giornata. Il bottom tier. Cosa che non mi aspettavo che sarebbe successa, visto che davvero comunque c'è abbastanza varietà sull'utilizzo dei personaggi qua in Sardegna. E poi ci sono personaggi che uso solo io, però quella è un'altra questione. Attenzione, subito Dantes si abbassa e punisce immediatamente. Guardate quanto cavolo ha spinto in avanti e 3+4. Impossibile da punire. Più uno. CB3, attenzione, wow! Dove? Ne approfitta Dantes. Si prende già il primo round. L'avversario ha tentato di steppare molto sotto frame e si è beccato il jet up, che nonostante il poco range ha comunque un tracking decente. Ah, Capitan Genius non riesce a tecrollare la scelta qui. Wow! Il mix up! Ragazzi, grazie per avermi regalato lo Snake Edge on it in streaming. Sono contentissimo. Fare sbagliata da parte di Dantes che poteva concludere prima. Wow! Dove? Che riflessi! Che riflessi qua! Che riflessi! Punish qua da parte di Dantes. B1 entra in counter. Questo sarà dolorosissimo. T-spin ancora una volta. Hit burst. Però non riesce a concludere la combo. No, Capitan Genius si fa prendere la fretta. Di 2. Ancora una volta B1 in counter. Dantes non ha assolutamente lasciato un attimo di respiro all'avversario. E demolizione totale. Get ready for the next battle. Secondo match. Troppo lontano per la punish. Soprattutto non era la cosa giusta da fare. Attenzione, Capitan Genius finalmente si è dato a fare. Entra in counter con VS3. Conclude la combo con 69 danni. Nice. Colpo garantito. D4 per tenere lontano l'avversario. Interrompe. D4. Sono entrambi praticamente lo stesso tanto di vita. Punish non conclusa. Ancora una volta B1 in counter. Potrebbe già essere finita qui. Brian fa veramente un sacco di danni. FF2. Non è neanche necessario effettivamente fare l'hit dash. Conclude così. DF2-3. Conclude la stringa. Attenzione. Dantes in vantaggio. Ma comunque Capitan Genius mi sembra non voler mollare in nessuna maniera. Attenzione. Ancora una volta intrincate da parte di Capitan Genius. Conclude anche la combo. Vediamo.
75 danni itativo. Incinerator. Presa schippata, bravissimo qua. Ancora l'itativo, bravissimo. Sidewalk incredibile da parte di Capitan Genius. Vediamo se riesce a prendersi un round. Dantes ha pochissima vita ma ancora da sfruttare tutto l'hit. Bravissimo qua con CP4. No, niente confirm, peccato. Ci casca sul secondo hit però dell'install. Ah, aiuto. Era lontanissimo. È bravissimo qua Capitan Genius che se ne accorge e riesce a punire. È un ragazzo nuovo. È la prima volta che fa torneo. Abbiamo 4 persone nuove oggi, una da Napoli. Interrotto qua. F3 entra in counter sul trade. Tutto a favore di Dantes. Qua sono sicuro che abbia tentato di nuovo di fare il mix up con lo Snake Edge. Troppo tardi per punire con il smash. E di 4 per concludere. Dantes veramente in forma. Wow. Wow. Dantes ne sta approfittando in ogni occasione per lanciare l'avversario in aria. Ancora QCB3. Orbital! Finalmente non avevo ancora visto uno, ragazzi, oggi. Attenzione. Incinerator. Dantes ancora da attivare. Wow. Poteva quasi essere un colpo garantito quello. Incinerator. Bravissimo qua. Punish sulla presa che non è veramente un punish. Vediamo. Uno sputo di vita. Basta veramente nulla per poter far vincere entrambi. Vediamo un po'. Wow. Wow. Capitan Genius sta rimontando. Ah, però non riesce a fermare l'avversario in tempo. Install. No, rimane basso. Peccato, era l'occasione perfetta per prendere un po' di vantaggio. B1, un block, presa schippata. Ancora una volta presa schippata, bravissimo Capitan Genius. Incinerator. Ancora devono utilizzare l'hit entrambi i player. Finalmente Capitan Genius ce la fa. Lo attiva, attenzione. Vediamo un pochino. Presa schippata, bravissimo. Il smash, forse è finita qui. Wow, incredibile! Capitan Genius si porta a casa questo match. Perderò sempre contro Ragazzi, io onestamente non mi aspettavo questa cosa, però Capitan Genius si sta facendo estremamente valere. Uno pari, incredibile. Attenzione, tenta il B4. Stavolta sono in uno stage molto ampio, quindi sarà molto difficile arrivare al muro. Si dovranno arrangiare con il loro tool a campo aperto. D4, poking supremo. E smash utilizzato subito. B1 finalmente entra in counter. Combo classica. Hit attivato anche da parte di Capitan Genius. Troppo lontano però per l'ultimo colpo. Avrebbe fatto davvero tantissimi danni. QCB3, QCB3. Presa schippata in counter, incredibile. UF3 per concludere. Wow. Wow. Capitan Genius. QCB1. Wow, entra in counter il secondo hit della stringa. Dante si impaziente in quella situazione. Instant da parte di Capitan Genius. 3+4 usato. Ah, niente launcher, peccato. Bravissimo qua a interrompere dopo il sidewalk. Converte il combo, vediamo, potrebbe già finire qui. No, sbaglia però, peccato. B1. Presa stavolta non skippata. Capitan Genius aveva giusto l'occasione per... No! Orbital su D4! Dante se si... Wow! Ma... Vabbè ragazzi. Sidestep, jet upper così dal nulla. Entrambi con l'installativa, addirittura Dante sa anche l'hit.
Spazio dietro anche lui. D4. F3. No, tenta di tirare un altro F3 di nuovo per il counter, ma va incontro a un hit smash. Wow. Counter hit. Dante si attiva l'hit burst. Si mantiene l'avversario vicino. QCB1 ancora. Wow. QCF1+2 ha tracciato totalmente. Capitan Genius ha pochissima vita. Installativo ancora una volta per Dantes. Niente. Match onestamente incredibile. Match onestamente incredibile. Capitan Genius ci ha dato proprio sfoggio alla sua bravura. Ha avuto dei momenti incredibili. Peccato che si è fatto... Oh. Chi vuoi in streaming? In streaming adesso Sakabadori Zio Edo. Mi serve che mi mandiate Capitan Genius Shardana e Zen contro Ivenar. Che cosa? Su Zane? Ok. Quindi Zane fuori dal torneo ufficialmente. Ci dispiace per lui. Ivenar procede nella loser bracket. Sarà a destra. Tu a destra? Allora, intanto vi avviso che Mago è stato eliminato dal torneo da Jack con Victor. Ancora molto inesperto nel matchup contro il personaggio con la pistola in tasca. E quindi procede nel loser bracket. Adesso avremo Sakabadori contro Zio Edo, come sto già mostrando nella board. Tutto questo qua andrà in streaming. Il resto della loser deve procedere. Quindi sì, Capitan Genius e Shardana devono giocare. Io a sinistra, ok. Vai a giocare. Capitan Genius, quello che stava giocando. Mica un altro. Per favore, no, basta. Gioca Yoshimitsu. Sono contro chi? Winner of K. Dante su Diffusion. Ok. Allora, ragazzi, finalmente vedremo un match non mirror, vabbè, con personaggi che abbiamo già visto. Purtroppo non siamo 200 persone a partecipare a questi tornei, quindi vedremo di nuovo tanti personaggi già visti. Però match particolare è questo, perché è il primo mirror match, fra virgolette, fra PG d'Italia Grande. Jack Otto vs Kuma. Ricordiamo che però è Zio Edo, non definitivamente. Quindi immagino che Sakabadori sia molto contento di beccarsi tutti i Victor e tutti i Kuma. Mi sa che non ha ancora sfidato nessun altro durante il corso di questo torneo. Attenzione, niente a punish da parte di Zio Edo. Sakabadori tenta il lancio. Hit attivato. Colpo garantito. 64 danni, mamma mia, con la testata quanto fa male. Viene lanciato. Wow. Troppo lontano ancora una volta. DB1. Sakabadori già avanti di un round. Niente punish qui. Armor contro armor. Vince ovviamente quella che è stata tirata dopo. Armor sul DF2. Niente punish. Niente cosa stanno facendo.
Non voglio onestamente più commentare. Vedo cose brutte, ragazzi, per favore, datemi la forza. Datemi la forza, non le voglio commentare, queste cose stanno tirando la roba a caso e basta. Ah, dolorosissimo qua, Sakabadori sfrutta l'occasione che conosce, fra l'altro. Dei colpi garantiti in quella situazione. 2-0. Ziedo non sta riuscendo in nessuna maniera ad affermarsi su questo match. Attenzione, Tailspin, è arrivato già a muro. Dannoni. Ancora una volta. Utilizza quella mossa per splattare. Bravissimo qua Sakabadori. Porta completamente dall'altra parte del muro. DB1 ancora per finire. Niente. Ziedo non è stato in grado di fare praticamente nulla. Potrebbe essere un match completamente one-sided. Spero di no, perché voglio vedere più match possibili, giustamente. Ziedo deve tirare il pesce in faccia a Sakabadori. Non può finire così velocemente. Su F2. O forse sì. Tailspin. Vediamo se riesce a portare il muro. Ce la fa, ma in maniera strana. Niente punish qua da parte di Ziedo. Armor su un possibile dash. Sakabadori decide di non sfruttare l'ultima goccia di hit che gli rimane. Presa non skippabile da parte di Ziedo. Qua si aspettava probabilmente il colpo alto. Niente punish ancora una volta. Colpo basso più culatona garantita. Niente. Calcettino basso. B3 garantita a terra. Ziedo tenta. No, ha sbagliato tutto completamente. Wow! In qua situazione non poteva farci granché, perché Sakabadori ha reagito istantaneamente. Colpo basso. No, c'aveva il launcher garantito praticamente. Bravissimo qua Sakabadori, 1+2. In realtà l'ha fatto completamente a caso. Gli diamo il beneficio del dubbio però. Plant seed. Ziedo però si abbassa, sul rialzo lo fa sempre. Hit burst. Vediamo se porta a muro. Sì. Deve imparare una nuova route Ziedo però per portare a muro l'avversario. Niente punish qua, armor dopo armor. E smash. Niente. VS1 completamente random. Vroom, trivellata a muro. Plantiseed che viene bloccato sul primo hit, quindi non conclude. Ma non importa, perché Sakabadori comunque riesce a vincere il round. Bravissimo qua Ziedo. VS2 launcher. Non porterà a muro, troppo lontano. Plantiseed. Armor, bravissimo qua Sakabadori. DF2 per punire. Scelta particolare quella dei Sakabadori di non sfruttare il guard break e di utilizzare invece una presa. Va bene. Vorrei 1+2. Ziedo recupera un sacco di vita, ma Sakabadori legge la presa, si abbassa. È probabilmente finita qui. Vediamo. No, non raggiunge il muro. Ha pochissima vita. DB1 per finire, ovviamente. Non poteva andare altrimenti. Penso che tutti i round siano finiti con full crouch o DB1 di Jack. Iniziativa da parte di Sakabadori. Peccato Ziedo se la stava comprando veramente bene, ma qua mi sa che... Wow, riesce a rompere in qualche maniera. Ok, dash dopo l'armor, va benissimo. Non concluderà, ma farò comunque tantissimi danni. Ziedo ha tantissima vita a recuperare. Presa non skippata. FF4 per finire. Niente ragazzi. Ziedo viene spinto in loser bracket. Sakabadori si assicura già praticamente uno fra i primi 3 posti del torneo. Infatti complimenti. Lo aspetterà in Winners Final uno fra Defisio o Dantes, che accadrà, match che accadrà fra pochissimo. Tutto in rosa?
Mauro. Che cazzo è? Maru contro... Adesso c'è Defisio contro Dantes. Quindi avremo Brian contro uno fra Clive o Kuma probabilmente. Questi non giocano. Gliel'ho chiesto, dovrebbero giocare. Non c'è nessuno che sta giocando. Shardana Scusa. e Genius. Non stanno giocando. Se nessuno mi dice i risultati, ragazzi, che ci posso dire? I risultati degli altri non te lo dico. Ok, dite a Dantes e Fisio di andare in streaming. Mauro, non è che mi sostituiresti 5 minuti? Aspetta che controllo il lato, Marti arriva. E io? Cos'è che vuoi? Lo sono sempre. Sono Virgin. Vedi a sinistra, ma ci penso io, Marti, vai. Ok. Come dicono i vecchi, oppala. Zio Edo, approfitto che ti ho qui a fianco a me. Cos'è andato storto? È ingiusto. Sì. Sì. Qua dobbiamo correggere e mettere anziché bracket, adesso andiamo più sul specificamente winner bracket. Tu nel caso di spezzo difesa Ti vedo, purtroppo contro Jack, come molti altri personaggi, se non conosci il matchup sei già con un piede nella fossa. Devi sapere come contrastare la stance, perché poi io tipo da poco ho scoperto che quando lui fa la stance gamma e quindi ha la scelta tra alto, guard break, medio, eccetera eccetera, ci sono un paio di frame di differenza tra alcune mosse, quindi se tu sei forte dacchi automaticamente l'alto e pari i medi, capito? Però queste cose se non le studi non le puoi sapere comunque, capito? E così Arashi per 96. Ciao Arashino. Dantes, non so se ve l'ho già detto, è un player che viene da Napoli, è venuto a farci visite, forse verrà qui a lavorare anche in estate, ha voluto assaggiare questo livello sardo nei tornei. Brian ma usa anche altri personaggi, mi pare Dragunov. Ieri ha fatto il torneo a Brescia, un pazzo, e poi è venuto qua di mattina. Sì, sta anche giocando abbastanza bene. Io sinceramente non so come è messo con Brian, ma un minimo penso lo conosca Tecnoto, comunque non è che sia molto trucco Brian, è forte e basta. Non ha cose particolari. Meglio che non ti metti in counter. Questo penso sia stato messo input. Comunque siamo ancora nell'FT2. Accapadori affronterà chi vince tra Fisio e Dantes. Allora, poi intanto sta andando Capitan Genius contro Shardana. Sembra abbastanza in controllo Fisio, bravo, bel block, punish buona. Presa, unbreakable, tradeone. 2-0. No, poteva lanciare lì, jet up per sia almeno meno 15. Ciao Chucky. Ciao bello. Dovete andare a passeggiare dopo. Se finito di giocare la luce. Ciao. Ti devo mostrare anche una foto di Leo quando era a letto. Guarda il match proprio. Fisio sta per vincere. Fisio ha vinto. Grande. 1-0.
Te l'avevo mandata questa, aspetta. Perché mi ha anche Ma quello chiesto è- aggiornamenti. Sì, che bello che È un grande, cazzo, davvero un pazzo. Guarda qua. Alla gente non gliene frega un cazzo. Quando vuole, capito che lo coccoli e io sto fermo, lui mi fa. Sacabadori, aspetta un attimo che adesso cambio lo score del più. Infatti, come ho detto prima, hai visto Zio Edo? Hai visto che do informazioni interessanti? Ha switchato, ha preso Dragunov, adesso Fisio perderà 2-1. Qua lo dico, qua lo nego. Oh, guarda. E basta, tu e le tue foto, porca madonna. c'è la botta sul naso grottesco. Una gocciolina, sì. Ciao Junior. Guarda Fisio adesso, come me la ribalta. Nel senso che perde, guarda. Ecco qua. Non posso commentare perché è spoiler. Lo vedi? Faccio spoiler, non fa. No, poteva attivare il lit lì. Invece il round è... Aspetta che Fisio. Aspetta, Oh, presa. Fermi. Fermi. Ma dove ha preso? Ma dove ha preso? Ma che schifo. A destra si steppano queste cose. Zio Edo, lo vedi? Tu non me l'hai detto mentre stavamo giocando. Io il PG che steppa. Va bene. Aia. Attenzione perché... No, ha tirato il terzo counter launcher hit. E adesso 1 e 2. Scelta Oki. Bravo Fido, ha parato. Preso. Cosa? Ha snasato. Sì, Zio Edo, poi ricontrolliamo al VAR. Non si è abbassato sul secondo hit di B2-1-1 è alto, Zio Edo, bisogna abbassarsi. Esatto, è medio alto. Ma quello è lentissimo. Pam pam, è lentissimo. Attenzione. Oh, Defisio carico, Questi soldi li vuole, Soldi metaforici, poi ricordiamo sempre. Ecco, quello che doveva fare prima. Bravo, Dantes. Vabbè. Come faceva a saperlo, Zio Edo? Adesso è difficilissimo. No, invece è molto facile. Perché è andato a vuoto con l'X-Smash. Oh. Eccola qua, l'armorette. Bravo, bravissimo. Attenzione. Oh. No, aveva il garantito. No, Defisio, è un disastro l'inizio della sciagura, Zio Edo. Guarda, adesso perde tutto. Non ce lo vedi che perde tutto, Zio. Oh. Però 1-1-1, guarda, adesso arriva 1-1-1. non c'è questo. No, merda, ha sbagliato. Oh, DP 3x4. Ho vinto gol contro. Come si chiama? Capitan Genius, quanto hai? Sei tu, giusto? Contro Shardan hai vinto tu. Ok, grazie. Guarda, puoi già fare anche il match, se vuoi, contro Ivenar, il ragazzo con Alisa. Guarda che lui era Capitan Genius contro Iver. Ha vinto lui. 2-1 contro. No, Shardana. Devono ancora fare quello Vabbè, ha vinto Fisio. Fisio ha vinto, incredibile. Oh, è grande. fiducia. Fisio ha vinto 2-0, complimenti. Un'altra volta Sacabadori dei Fisio. Mi sa che la lasciamo senza commento, che dici? No, Tanto è uguale. No, basta che tanto andiamo a copiare un commentary più vecchio e lo mettiamo sopra la fine. Guarda, non ne hai tipo effetti sonori di droghi, che loro giocano. Non li ho mai messi, scusa se. Cosa? Non li ho mai messi gli effetti potenziati così. Se li fate ve li metto. Cioè? Gli effetti che sta facendo Zio Edo. No, per Se li favore. volete ve li metto. Va benissimo così. No, mi commento l'ultima fede che poi farò. Ok, io intanto faccio andare Dantes contro Jack. Adesso che si è liberato. Cosa facciamo? Io farei andare Sacabadori e Dove cazzo Fisio. sei tu? Io sono qua e mi sono fermato qui. Zio Edo, Victor. No, ho tirato una power crash, me l'ha crashata con espulsione e mi ha splatato. Quindi non fa. Purtroppo sì.
Vedo che dopo me lo becco. È sparito. È probabile. Che palle questi Jack stanno già andando. Perfetto. Vittorio. No, manda Sakabadori dentro. Sì, sì, ma tanto Diffusio dice che non vuole giocare adesso. Mandali via. Welcome back. Di nuovo qui Reaper al commento. Vi avviso che stiamo già per mandare direttamente Sakabadori del Fisio, che è la Winners Final. E mi hanno detto che De Fisio ha vinto la moneta. Quindi sarà a sinistra. E invece qua a destra abbiamo Sakabadori. È molto probabile che rivedremo praticamente lo stesso match di poc'anzi di Sakabadori contro Zio Edo. Vediamo in realtà cosa deciderà di prendere il Fisio, perché appunto ha come secondo pick effettivamente Clive, che onestamente consiglio maggiormente, visto comunque la miglioria sul matchup da parte di Clive. Ricordiamo, questa fase è FT3. Entrambi questi due player si sono già assicurati praticamente, cioè chi vincerà qui si sta già giudicando praticamente il terzo posto minimo. E infatti abbiamo Kuma contro Jack. Vediamo che emozioni ci regalerà questo scontro. Olè, partiamo subito. Tra l'altro nello stage di Clive, quindi questo dovrebbe essere un segno. Sakabadori già a muro, attiva l'hit. Tentiamo di spaccare le casse di dietro. No, poteva fare una punish decisamente migliore. Guard break, colpo garantito qua. Presa con uno, non skippata. De Fisio è già in pericolo. Di nuovo presa con uno, non skippata, non basta però. Full crouch di F2 per concludere. Sakabadori in vantaggio. Troppo lontano però. Troppo lontano. Non sfrutta a dovere il muro Sakabadori. Si stanno pericolosamente avvicinando alla parte dell'hazard dello stage. E infatti l'ho appena detto. Quindi esplode in 1000 pezzi. V2 per concludere. Il dash è inutile. Siamo adesso nella seconda parte dello stage con la seconda hazard. Adesso è il pavimento ad essere un pericolo. Testata, testata, testata. Va benissimo. Sakabadori ha deciso che non si doveva più non doveva più restare in piedi. Sakabadori sfrutta anche la seconda hazard dello stage. Hit attivata anche da parte di Fisio. Sakabadori lo segue. Testatona. Troppo lontano però Fisio ne approfitta, pulisce con l'hit smash. Troppo lontano. Col cash di B1. Troppo lontano per la punish. Fisio dovrebbe cominciare a usare un pochino di più F2-1, che è quello ci arriva. Manatina. Bravissimo qua Fisio a interrompere sulla stance. Pam pam. Ottima punish da parte di Fisio. Sakabadori è diventato un provetto a sfruttare l'armor del personaggio.
Presa uno, ancora non skippata. È la terza volta, Fisio. Dovresti essere un attimino più confident adesso con l'animazione, su. Attenzione, hit burst. Si è capoeira l'ha già utilizzato. Wow. Viene interrotto completamente durante l'animazione. E niente, mi sa che qua ci sarà un cambio di personaggio repentino. Come avevo intuito, si torna alla selezione del personaggio. Devil Jin, dubito. Oh mio. No. Non commento. Se succede, non commento. Ok. Mi va meglio così. Arashi, non cominciare a infogarti. Ti vedo. Se vuoi vedere Devil Jin su schermo, vieni e giochi tu. Maledetto. Il pennuto. Get ready for the next battle. Come avevo previsto, Fisio passa immediatamente a Clive. Non c'era davvero possibilità di vittoria con Kuma. Vabbè. Saccapadore si abbassa, si prende il DF2. Meritatissimo. Conclude la combo, 70 danni. Utilizza subito gli smash. Counter hit. IP4. Impaziente qua Fisio. Troppo lontano per una punish. Saccapadori però un po' di vita recupera. Vediamo se rompe il muro. Attenzione, potrebbe recuperare direttamente il round. Tutto qui. Va bene. Lo accetto. Rejart. Ho perso 2-0. Che dire, bravissimo. Cosa è successo? Ho perso 2-0. Che dire ragazzi, Saccapadori qua con un angolo fortunato riesce a rompere il muro più la balconata con una incredibile combo. Fortunatamente non succede nuovamente la stessa cosa. Basso. Qua poteva avere un colpo garantito. Saccapadori aggressivissimo. Vuole vincere il torneo. È estremamente determinato. Ottima punish qua da parte di Fisio. Saccapadori viene spinto e invece viene ritirato indietro. Fisio usa l'armor contro l'armor. B2. Hit burst. B2. Direi di qui le combo se vuole. Niente punish da parte di Saccapadori. Bravissimo qua di Fisio. Si abbassa sul colpo alto e se ne approfitta. Finalmente si porta a casa un round. Attivazione d'elite da parte di Jack. Bravissimo qua, Defisio non si fa imbrogliare un'altra volta. Counter hit, bravissimo qua. Conclude la combo a muro, 65 danni, ci accontentiamo. È abbastanza. Bravissimo qua. Saccapadori sa qual è la punish giusta per una volta. Niente esplosione, l'hazard è ancora attivo, è pericolosissimo. DB4 viene interrotto. Ottima punish qua. Difficilissima da pulire quella mossa per via del pushback. E niente. Saccapadori, niente. Determinato a portarsi a casa il torneo a qualsiasi costo. Get ready for the next battle. Quando finisce il match glielo dico, Rush. Che performance. Non mi sta tanto bene che tutta questa gente però se la prenda comoda solo perché non sto più giocando. Bobo. Attenzione. Bravissimo qua Fisio. Però ancora mi sbaglia la combo. Niente. Saccapadori mi sa che per la prima volta in vita sua ha aperto il practice mode e ha scoperto come si puliscono le cose. Wow! Attenzione, combo ottimizzata. Non ci credo.
Saka ha aperto la practice. Saka ha aperto la practice mod. Wow, conclude il colpo. Punish qua. Saka non si abbassa. DB4. Utilizza l'hit. Attenzione. Qua buona la punish da parte di Fisio. Wow. Beh. Ma ragazzi, mi sa che... Cioè, a fine match... Cosa gravissima. Tocca fare complimenti a Saka qua, Gravissimo che dobbiamo ridurci a una cosa del genere. Che dire, Saka che non tira, pazienta tantissimo. Sta giocando a Saka mitraglia. No. Non era nemmeno in counter sta cosa, ma va bene. Attenzione, finalmente anche Saka, cioè anche Fizz sta skippando le prese. Combo da parte di Sakabadori che per l'ennesima volta riesce a sfruttare in maniera perfetta l'armor del suo personaggio. Armor. Niente punish lì. Wow. Finalmente entra in counter FF1 più di Dick Live. Bellissima animazione. Itativo da parte di Fisio, che non ha più il vantaggio neanche in vita. Plant the seed. Doveva succedere. E niente. E niente. Sakabadori è già a solo un round dal mandare il Fisio in loser bracket e dalla winner final. Hit attivato da parte di Fisio. Sakabadori l'ha già consumato tutto in meno di 10 secondi. DB1. Non vuole che l'avversario rischi di splattarlo. Bravissimo qua Fisio, però sbaglia completamente. Stava volando in aria. Troppo lontano dal muro per poter essere splattato. Ancora ultima punish qua da parte di Fisio. Presa normale non skippata. Fisio non si arrende. Ancora una volta il basso. Ragazzi, sta cosa però è già successa la quarta volta di fila. Cioè Fisio che fa VR2 e Saka che usa l'hit burst. Buona pazienza qua da parte di Fisio. Ah, quella poteva essere una punish. Testatona per tentare di cercare il colpo garantito dopo. Presa skippata immediatamente, bravissimo qua Fisio. DB1 ancora. Colpo completamente safe, attenzione. Il T1 purtroppo. Oh. Si lascia prendere dalla fretta Sakabadori. E finalmente Fisio riesce a portarsi a casa un match. 2-1. Ok. Get ready for the next battle. Evenor. Andate a giocare, siete voi due contro. Sì. Mamma mia. Torniamo a noi. Fisio mega delay sulla mossa su sidestep. Utilizza già tutto l'hit a sua disposizione. Armor contro armor, ma quella di Fisio ha più framativi. Attenzione. Wow. Ballerina spin fino al muro per splattare. Si abbassa. Presa. Impossibile da skippare per via dell'armor. Wow. Sì, sì. Ah, che dolore. Splatta al muro. Questi qua sanno tantissimi danni. Non ci credo, potrebbe essere già finita così. Ma che danni sono, ragazzi, perché quel colpo non è scalato. Vabbè. Cosa vi devo dire? 125 danni. Va bene. Ok. Sì. Cioè troppo lontano per la presa. Punish qua da parte dei Sakabadori.
Cioè, Sakabadori utilizza tutto l'hit a sua disposizione. Fisio non riesce a punire. Adesso il tentativo anche da parte di Fisio. Lo utilizza già tutto. Ottima punish qua. Niente, ancora una volta troppo lontano per far sì che le braccia arrivino a segno. Ancora punish. Fisio in rage. Vediamo se utilizzerà la rage art in qualche maniera. Armor. Pochissima vita. Bravissimo qua. E niente. Sakabadori ancora una volta. Gli basta soltanto un altro round per mandare il Fisio in loser. Manca veramente pochissimo. Oh no. B4, 4 in counter. Armor. Sakabadori utilizza già il laser dello stage, però non capitalizza in nessuna maniera. Ok. Ancora una volta decide piuttosto che avere il colpo garantito di fare una presa. Niente presa da parte di Fisio di B4. Cerca il counter. No. Niente delay sul secondo colpo. Presa normale non skippata. Niente punish, troppo lontano. Vabbè, niente. Sakabadori sta preferendo fare di tutto pur di non vincere, a quanto pare. Si è trovato per la seconda volta. Ha soltanto un niente. Punish. Punish giusta, fra l'altro. Niente, 3-1. Ah no, sì, non avevo aggiornato il risultato. Perdonato. Niente. De Fisio viene mandato in loser ad attendere il suo avversario. Dovremmo anche attendere un attimino, perché ci sono Zio, Edo e Ivenar che stanno giocando. Dantes nel mentre sta aspettando il suo avversario nella loser semifinal. Manca veramente per concludere il torneo, ragazzi. Oggi abbiamo fatto veramente in fretta. Zio Edo Ivinar? Sì, stanno giocando off e poi vanno immediatamente in streaming chi vince è Dantes. Cioè, non ne ho perso uno. Chi c'è? Fisio contro... no. Ti fa piacere non avere avversari che ti scoppiano, vero? Mi dispiace non avere avversari da scoppiare, perché quello che mi piaceva di più scoppiare è il peccato. Ti ricordo cosa è successo le ultime due volte? Ti ricordo? Intrattieni un pochino il pubblico che... Intrattini- sono ancora al primissimo match. Intrattini il pubblico, che cazzo sono un comico? Ok che sono basso, faccio ridere già così, però... Ah sì, giusto, devo farti leggere sta cosa. Quando è punish perché ha perso la 9 contro il club, state a ragazzi. Oh, com'è che mi hai punito un sacco di mosse giuste con DF2? Chi? Tu? Con chi? Contro Clive. Zio, mica. Bravo. Ma Fisi una l'ha vinta o non l'ha vinta? Sì, una l'ha vinta. Ah ok, allora ho scritto giusto, perfetto. Che poi tanto Hai un po' non... di mallotto, Siccome non ne ha già abbastanza di soldi, capito? Diamogliene altri. Ti aggiorno intanto,
Allora ragazzi, stiamo attendendo perché Zio Edo Ivenar sta procedendo offline al momento. C'è off stream più che altro. Perché non ne mandi una copia in streaming? Una Perché non mandi una copia in streaming? che non fa. C'è una sola postazione collegata in streaming. Ma non c'è nessuno in streaming adesso. Appunto, perché non ci sono altre partite. Non ci sono proprio altre partite. Ma perché non mandi Dantes contro quello che vince tra questi due? E certo che la mando. Certo Non ce ne che sono la altre. mandi. Stiamo aspettando. Stavo appunto dicendo quello. Oh, yeah. Riperino. Intanto anche Jack è stato eliminato appunto da Dantes. Zio Edo molto forte Ivenar. Dantes, ha rotto i Sì. coglioni. Ah, Rory. Ma sta giocando a sacco mitraglia. C'è Arashi, ciao Arashi. C'è Rashi, c'è Kusa, c'è Robby. C'è un po' di gente oggi, Ciao Robby. E che altro c'è? Un abbraccio Robby. Un abbraccio. Un abbraccio. C'è Pingo, c'è Eli, che è la ragazza degli amici. Vabbè, se C'è c'è tanta gente oggi. Hello! Ale, se ci stai guardando ti saluto. Ci vediamo dopo da Dual. Ale chi? Il ragazzo che deve venire a giocare. Ah. Yui. Ha scritto prima, mi sa. Davvero? Sì. Poi c'era un nome strano, te lo dovevo anche dire. E lì candeggina. C'era Jordi. Unlock. Sono sicurissimo che abbia scritto Geppetto The Master. Ah, forse è lui. Può essere. O lui. Ah, sì, oppure- sì, è lui. Ecco qua. Minchia. Era lui, a posto. Ale, ci- Vedi? Geppetto. Ciao Ale. Ci vediamo dopo. Mi hai appena mandato un audio in privato comunque. Se rimane in privato, sti cazzi. Tanto questa, cioè siamo in come un gruppo, una group chat questa cosa. Siamo in Oddio, c'era Evil prima, c'era Blackheart che stava commentando. sei. Cazzo ci fa Blackheart? Torneo in streaming comunque passa. Guarda che passa ogni volta, salutare. Davvero? Sì, Com'è che carino? Blackheart passa sempre. Che dolce. Cosa avete da raccontarmi in chat, ragazzi, su? Tenetemi compagnia, visto che devo ancora aspettare prima di potervi mandare un altro match in streaming. Quel nome non esiste. È Reaper e basta. È il mio nome. Sacabodori qua intanto. Se ne viene, fa tutto quello che vuole. Boh, nella stanza dello streaming. Come si permette? Sta per vincere il torneo di nuovo. Che palle. Ma ragazzi, mi tocca tornare a giocare, veramente. Io non ce la faccio più. È 8 anni che faccio i tornei, lasciatemi in pace. Mi vogliono costringere. Aiutatemi. Guarda che Zero ha vinto. Hai vinto? Quanto? 21. Bene, puoi andare immediatamente in streaming. Siamo in live. Controllate adesso. Sì, ditemi chi sta a destra e chi a sinistra. Io a sinistra. Siete più piccolo di me, quindi saluto. Guarda, è del 96 lui, non è, c'ha 30 anni, non è piccolo. Vabbè, Edo. E comunque sei qua con noi a giocare, quindi. Guarda, sì che l'Artrite ancora mi fa muovere. Sei top 4, eh? Ditemi chi sta a sinistra. Top 4. Ah, sei top 4. Beh. Perché gliela cambio. No. Cioè, intanto fra poco devo andare via a prescindere. Devo passare a casa, portare la mia. Fammi il favore, dimmi chi sta a sinistra e chi a destra, no, di loro. Ok ragazzi, posso finalmente mandarvi il prossimo match, che sarà Zio Edro contro Dantes.
il nostro caro Dantes a sinistra. Dantes a sinistra. Ok, vabbè, non c'è bisogno che dice così. Ti ammazzo. Sto divertendo. Dantes. Qua. E qua, Zioedo. Sono scemo. Allontanati dal microfono. Allontanati dal microfono. Spostati, vattene via da qua dentro. No. Vattene via da qua dentro, ho detto. Oh, io dico sto tranquillo. Chiudimi la porta. Vai fuori, chiudi. No, vai fuori, chiudimi la porta. Fai con te. Oi? Avvisami quando è. Come finisce questo match? Come finisce questo match devo andare via. Ok. Poi la Grand Final me la guardo. Cioè le finali me le guardo come sono in macchina in viaggio. Approfitto, allora vado un attimino in Via. bagno, così. Quest'acqua è mia, Sì, tanto la guarda, la mia l'ho finita. Ragazzuoli. Allora abbiamo Dantes a sinistra che probabilmente riselezionerà Brian. E a destra giustamente Zioedo, perché non penso che vedremo mai un altro personaggio da parte sua in torneo. Anni fa aveva tentato di utilizzare Shine con poco successo, quindi ha deciso di ritornare sulle sue orme, letteralmente, essendo un orso player. Aspettiamo ancora un attimino che si stanno assestando i players. Ecco qua, Zioedo ha scelto. No, forse no. Stanno ancora collegando tutti. Ok. Come dicevo appunto, Brian versus Kuma. Prego. Chiama Fra che sei chiusa la porta. Ragazzi, non mi vogliono più far andare via, mi hanno chiuso la porta, adesso non si apre più. Verrò confinato completamente per sempre dentro la stanza dello streaming e sarò costretto a commentare tutti i tornei futuri. Che fine. Forse sarebbe dato meglio giocare. Ah, che mi hanno liberato, perfetto. Voglio sapere se FD2 o FD3 da loro. Oh ragazzi, FT2 o FT3? Loser semi e FT2. Due? Sì. Non chiuderla più. Non l'ho mai chiusa, sei stato tu. Vabbè. E niente. Volevano fregarmi, ragazzi. Si comincia. Siamo ancora in territorio FT2. Poi il Losers Final e il Grand Final verranno fatte FT3. E partiamo. Infatti, parlato, perdonate, ma dovevo un attimino anche verificare la fase del torneo. Adesso siamo in Loser Semi-Final. Correggiamo immediatamente. E vediamo che Zioedo niente, ha lanciato in aria l'avversario. Dantes ha già attivato anche l'hit. Wow, mix up. Lo colpisce mentre sta rotolando. Il dash che gli permette di effettivamente rifare. Wow, praticamente a muro. Niente punish qui. B1. Attenzione, Zioedo già in rage, sappiamo quanto è pericoloso. No, niente punish. Presa schipata. Entrambi in rage, hanno pochissima vita. Dantes però ha tanto da recuperare. Niente. Non è andato. Dantes vince direttamente. Niente punish qua. Potrebbe utilizzare FF2 di Brian per punire l'FF2 di Kuma. Basso viene completamente schivato. B4 non schippa la presa stavolta.
No, Dantes bravissimo qui. Utilizza F4-1 per lanciare Zio Edo. Hit burst troppo lontano per via dell'hitbox dell'orso. Anche il secondo colpo del basso. Culata garantita. Pochissima vita Dantes. Vediamo se la caverà per recuperare. Zio Edo continua a fare le sue giga gimmick. Niente punish però, cavolo. Zio Edo non solo devi parare ma devi anche punire, giustamente. In ogni caso, presa che entra in counter, difficilissimo da skippare. E Zio Edo fa il balletto. Oh, no. No, no ragazzi. Perché Zio Edo ha fatto il balletto? No. Infatti si merita tutti i launcher che si prenderà in futuro. Stavolta l'hit burst ha successo. Di uno, salvato completamente Incinerator. Zio Edo già molto in difficoltà, però deve ancora attivare tutto l'hit. Ha un po' di vita da recuperare. Vediamo un pochino. Non era in counter o era in counter? CD3, niente. Zio Edo sta lasciando un po' troppo spazio a Dantes e sta tirando troppe volte a vuoto. Si sta lasciando un pochino andare. B1, niente punish qua. Wow, QCB1 in counter, bravissimo a sfruttarlo qua Dantes. QCB4. Dantes non ha nessuna intenzione di lasciare Zio Edo a terra a sfruttare le sue gimmick. Non si abbassa per l'ennesima volta, quindi quinto basso di fila. F3, B1, attenzione. Rotolata. Wow. Oddio, poteva essere convertito in combo quella cosa. Non penso che a Dantes sia mai capitata, ma è una cosa che può effettivamente succedere in quella posizione particolare contro gli orsi. Non conoscevo la situazione. Il vecchio meme della community italiana. E D4 per concludere, giustamente. Dantes si porta già in vantaggio. Ricordiamo, Dantes è in trasferta da Napoli. Ha già comunque una nomea. Molto bravo come Brian player. E lo sta dimostrando in toto, proclamandosi già nella top 4 in questo torneo sardo. QCB1 in counter da lontanissimo. Mamma mia, ha preso da veramente lontano. QCB4, attenzione. A Brian va effettivamente molto bene che Zio Edo rimanga a terra, perché tanto ha delle mosse ultime per colpire l'avversario mentre a terra. Attenzione. No, droppa completamente la combo. Forse non sapeva che cosa utilizzare in quel momento. Counter della string, ragazzi. 1-2-1 di Brian per qualche motivo è rimasto intonso dalle mosse che lanciano in counter. Anzi, è stato migliorato, visto che prima aveva un tipo di crampo stand diverso. Attenzione. Dantes ha già un muro. Il smash non è ancora finita. Rimane con uno scudo di vita. Zio Edo rimane a terra. Niente di 4 ancora una volta. Mi sa che Zio Edo ha letteralmente vinto soltanto un round. Di F2-1 per approcciare e mettere Zio Edo in burst dance. B1. Le uniche mosse di Zio Edo che stanno effettivamente entrando sono le armor. Zio Edo tenta di rotolare. Viene acchiappato come su Tekken 6 dal DB2 di Brian. E smash. Tanti smash, ragazzi. Niente. È finita molto velocemente. Veloce e indolore. Zio Edo si aggiudica il quarto posto in questo torneo, mentre che Dantes procede e andrà in Losers Final contro Difisio. Sì, effettivamente questo è il costo di aver fatto il balletto. Non si fa il balletto. Non contro gli ospiti, almeno. Allora ragazzi, io vi abbandono. Lascio il resto del commentary a Mago. Ci vediamo molto probabilmente il prossimo mese, con me almeno. Niente, tutto qua. Vi lascio al buon Mago. Ci andiamo a sentire dopo, Martin. Questo spero finite, perché io probabilmente adesso alle 10:30, 11 mi sa che vado direttamente via, perché devo riportare anche un amico. No, tranquillo, ma guarda, cioè tanto finiamo abbastanza presto, massimo alle 6 alle 7 andiamo.
facile. 40 minuti avete finito proprio. Sì. Neanche. Vabbè, almeno oggi non hai commentato praticamente. A dopo. Ragazzi, eccoci qua. Siamo alla loser final ufficialmente. Aggiorniamo. Ah, ha già fatto Marty, grande. Perfetto, allora aggiorniamo i punteggi. Stiamo dando un minuto a Dantes per recuperare. Ricordiamo che questa è FT3, come saranno tutti gli FT da ora in poi. Prendiamo la porta in modo tale che non ci sia chiasso. Sicuramente vi avrà già aggiornato Reaper, ma siamo molto contenti perché oggi abbiamo beccato molti player nuovi. Stai andando via, zio? Ci fanno qualcosa di via. Oh, grazie mille per quello che hai fatto. Io ci vedo E ci vediamo alla prossima. Grazie prossimo. Eia. Mi raccomando, zione. Ciao ciao. Salutiamo Zione che intanto è andato. Appena vedremo i pad che si collegano, vi dirò chi sta dove. Quindi Zio Edo ha fatto quarto, quinti Iviner e Jack, settimi Capitan Genius e Mau. Ok, ok, ok. Allora, intanto vediamo un attimo. Sì, possiamo aprire un pacchetto di Pokémon Pocket, vediamo cosa becchiamo. Stiamo cercando il Professor Oak Full Art. Vediamo cosa becchiamo. No, purtroppo niente. Crobat X e basta. Purtroppo niente. Pesca misteriosa, c'è qualcosa? No, nada.
Vediamo ragazzi se ce la fanno. Vediamo a che punto sono i ragazzi, così li sprono un attimo. Allora ragazzi, intanto che si preparano, io faccio una lezione su Duolingo, Mainichi Koweni ni ikimasu. Atatakai hiwasu sports wo shimasu. Avanti. Grazie mille. Defisio a destra e Dante a sinistra. Ce lo mettiamo con la D maiuscola. Ricordiamo che è FT3. Yuki no hirae nai geri ga omimasu. Get ready for the next battle. Eccoci ragazzi, eccoci, partiamo. Round 1. Fight. Ricordiamo che questo match definirà chi andrà in Grand Final contro Sacabadori e chi finirà sul podio terzo. Gli smash, QCB1, armor, garantito. Bel tracking. QCB1 la potenzierei un altro po' però per il tracking, non prende bene. Bravissimo, bel sidewalk. No, ha sbagliato, era sicuramente QC F3. Ah, peccato. Ancora pressure al muro, bravo per QC3. Unlucky qua, niente, 1-1. No, 2-0, perdono. Ancora pressure a muro, si scopre da 10, se non erro, con il calcio. Bravissimo Dantes, molto bravo. Primo match portato a casa. Get ready for the next battle. Peach rimane con Kuma. Round 1. Fight. E subito QCB1. Porta muro sicuramente. No, quasi. Ottima pressure da parte di Dantes. Bravo.
No, era jet up per quello sicuramente. Ha cannato l'input. Bravo qua, dato corto. Fido finisce da launcher. Bam bam bam. Nice. Attenzione. Bravo quel blocco. Round 2. Fight. Trade. Spacca il muro, attiva l'hit. Lo lascia lì per avere occhi dopo. Running. In smash. Bravo, punisce bene l'armor. Presa, questa fa male. Garantisce la culata. No. Buona punish però sul basso. Non era caricato. BF2. Bravo, ottimo lo Perry. Spaccherà il muro. Yes. Arriva anche all'altro muro. FF2. Ha tirato in mezzo, pensava che rallentasse, attenzione, ancora l'hit oltretutto Dantes. B2 da parte di Defisio. Round 3. Fight. Deve entrare tutto il Gatling. Giù 4, bravo. Ha ritirato di nuovo il second. Ah. Non accade niente, sta accadendo lo stesso. Oh merda, è entrato. Cula, mi sa che chiude. Yes. Uno pari, bravo, bravo Defisio. Uno pari. Che poi si sono già incontrati prima nel bracket, se non erro in win, no? Sì, in winner, nella semifinal Fiji ha vinto 2-0. Qua sicuramente Dante sta pensando se cambiare PG. No, rimane con Brian. Ready for the next battle. Round 1. Fight. Oh, Dick Jab a interrompere. Niente, li vede tutti i QCB3 Fisio. Scudetti Hatchet Kicks. Invece è appena entrato uno. Io userei più QCB1. A contrasto dalla distanza, da vicino, proprio li sparerei tutto il giorno. Vediamo che succede. QCB1 tra 3, 2, 1. No, F3 no. Non si abbassa sul B2-1. Eccolo qua. Eccolo. Risolve tutti i problemi quella mossa. Attenzione. Yes. Mi sa che forse è finita, vediamo. Yes, bravissimo, ottimo riposizionamento per l'endere a muro. Buon block, ma ha sbagliato la punish. Mi sa che è solo meno 11 col calcio, o meno 12. DB4. Ai ai ai. Lancia, bravissimo. Dovrebbe portare tranquillamente a muro. Attivazione dell'hit. A parte i danni sarà fastidioso adesso l'occhio a muro. E adesso? Eccolo qua. Marchio di fabbrica perché l'ha fatto anche prima. Dante si porta sul 2-1. Taunt e smash. Ricordiamo che FT3 Fisio rimane con Kuma, non cambia. Lascia Clive in panchina.
Molto bravo Dantes comunque, si è adattato molto molto bene rispetto a prima. E soprattutto sta pagando il fatto che come prima non è passata a Dragunov. A differenza, pardon, di prima non è passata a Dragunov, ma si sta affidando di Brian. Ha tutti i tools per far bene. Adesso Fide sta un po' variando, cercando di sorprendere l'avversario. Oh shit. B1. Minchia, su quello Sway pensavo entrasse il Smash, invece ha parato in F3. Ai ai ai. Bravissimo, bravissimo. Non ha paura anche se Fido gli sta parando gli hatchet e lui comunque continua a tirarli. Bravo. Bravo, bravo. Quanto fa questa presa? 30? Però poi non ha la curata che è gratis. Solo a muro, credo. Oh shit. Ricordiamo che lì Smash crasha gli alti. Qua è tosta adesso. Buon rialzo con Wake Up 4. In ritardo questa Punish. Bravissimo, che ha parato il basso di 2-1-3. Bravo. Ha mandato a voto. Mamma mia che forte. Oh merda. E adesso? Minchia, poteva già vincere confermando il Gatling. E adesso questo è set point per Dantes, eh? Ha ben 3 set point. Anzi 2. No, 3, perché è ancora 0 round. Oh mio dio, lì poteva entrare prima. Fido ha tirato prima del quarto colpo. Ha provato, voleva spaccare il pavimento con la presa. Bravissimo, ottima punish. Voleva spaccare lui adesso. QCB1. Oh merda, questo farà malissimo. 1, 2 e 3. Oh no, poteva anche lanciarlo. Forse non si aspettava di parare la culata. E adesso è un disastro. Bravissimo Dantes. Bravo, bravo, bravo. Vince per 3-1. Scalando tutta la loser praticamente si porta in Grand Final contro Sakabadori. Bravo, bravo, complimenti. Vediamo se gli servirà un'altra piccola pausa o se passerà subito invece alla Grand Final. Quindi già qua, fase torneo, aggiorniamo. E vediamo chi sta dove.
Crash ci... Sì, appoggia la porta anche tranquillamente. O stai andando via? Tanto mo si faceva da lui. Sacca a destra. Quindi Dantes continua a rimanere a sinistra. Però per Dantes dobbiamo aggiungere che è in loser. Eccoci qua, ragazzi. Allora, non si sono incontrati ancora, credo, Dantes e Sakabadori oggi. Quindi penso sia il primissimo match. Get ready for the next battle. Vediamo se ci regalerà gioia il buon Dantes. Nice. Non so quanto si estenda la sua conoscenza di Jack. Ok, buono. Cerca di ottimizzare al meglio che può i danni. Oh no, è un disastro. Ma speriamo perda Sakabadori. Attenzione. Ce la farà recuperare? No, accetto. Tifiamo tutti per Dantes qui. Bravissimo. Bravissimo. Ottimo piazzamento degli Hatchet. Eccolo qua un altro. Minchia, poi con un PG con tutti i counter come Brian Sakabadori lo vedo un po' male. No jokes. Bravo, bello skip. Bello skip di nuovo. Oh merda, e adesso? Ehi, attenzione. Provato la preso la crouch. Ai ai ai. Subito 2 round a 0. Minchia, lì meno 13 quell'oming credo, non è 14. Però Brian può lanciare di F2 un block. Potenzialmente. Minchia, non entra una presa, bravissimo. Oh, questo però è un errore. Qua credo sia o mosso o abbassato. Bravissimo, ottimo Loperri. Deve attivare l'hit. Ha provato il trucco. Bravo. Entra tutta 1-2-1, 1-2-3. Manca 1-2-4 e ci siamo. Oh shit. Aia. Rompe la 1+2. Prevedo QCB1 in counter. Mamma mia, ancora meglio, si abbassa e lancia con QS1. Non credo l'hit basti per uccidere, ma un bel hit smash adesso. Oh mio dio. Ha voluto nuotare nel niente. Bravissimo Dantes. Bravo, bravo, bravo. Sakabadori lì ha provato una mossa bassa e l'hit smash di Brian crasha i bassi. 1-0. Ricordiamo che Dantes deve vincere 2 FT3 per vincere tutto il torneo. Bravo, buona punish. Minchia, da dove ha preso 3+4.
Oh shit. Minchia, le rompe tutte le 1, cazzo, Sta provando in ogni modo a mettere pressure. Eccolo qua. Armor. Oh mio dio, che male. Di nuovo. Minchia, Sacabadori sta facendo entrare solo questi bassoni disgraziati. TP1. Vabbè. Vede tutto, vede tutto. Ottimi Loperri. No, quello era sicuramente Jet Upper. Ha mancato. Bravo. Bravo anche Dantes. FF2. Oh merda, il running ha preso. Qua è difficilissimo. Questa è molto difficile da recuperare. CB1 in counter. Non perdona. Vediamo se ce la fa connettere. Sì. Porta anche a muro e può spaccare. Oh mio dio, che comeback incredibile. Davvero incredibile. Oh merda, era un po' lontano. Mica, Sacabadori sta pigiando sul terzo colpo di ogni string. Attenzione, qua sfidato. Ai ai ai. Bravissimo. 1, 2. Di nuovo come prima porta a muro. Stavolta sceglie. Marchio di fabbrica, come abbiamo già detto prima. Li smash gratis con la taunt. E sporta sul 2-0 Dantes. Sacabadori ha pensato secondo me un attimo anche al personaggio. Deve cambiare sicuramente qualcosa. Dantes invece sta andando veramente bene. Bravo. Sta entrando tutto. Ecco qua. Questa armor potrebbe essere... Cioè non armor, pardon. Questo medio high crash homing potrebbe essere una risposta al pressing. Vediamo però, Oh mio dio, che paura. Pensavo entrasse. Minchia. Se Dante si inizia ad usare F4-1 è finito. Vabbè, non parlo più. Sono molto forti. Oh oh. Vabbè, di nuovo ragazzi. Sta facendo dei comeback allucinanti. In realtà io sono collegato. Se avesse fatto jet up per qua sarebbe esploso l'edificio. Siamo collegati in cuffia con Dantes. Buono. Bravissimo, le rompe tutte quante. Qua ha fatto l'opzione che Crashy Jab, quella più rischiosa, a meno 17, che però ha pagato. Oh mio dio, sta usando F4-1, come ho detto è finita per Sacabadori, non può più fare una merda. È morto. È morto, vi dico. Un round dal reset. Non sa che fare. Vabbè ragazzi. No, merda, ha fallito il jet upper. Bravo. Niente. Lo sta leggendo come non so cosa. Bravo. Oh mio dio, era anche Punish se l'avesse fatto un pochino prima. Vediamo se Sacabadori riuscirà a ribaltare il round. Bravo. Grande Dantes con un convincente 3-0 fa il reset. Quindi adesso i ragazzi, se vogliono, faranno di nuovo la moneta per scegliere il lato. L'unica cosa che devo fare io è togliere il loser da Dantes, perché adesso tornano a essere pari. E quindi adesso allora fatemi aggiornare su start. Ecco qua. E adesso
parte la sfida finale. Sono minchia contentissimo che stia vincendo Dantes. Grande cazzo. Rimangono così. Stessi PG, stesso lato. Davvero bravo. Attenzione. Ai ai ai. Vediamo se Dantes farà l'ennesimo recupero. Adesso è molto tosta, bravo Sacca. Però quanto è solido Dantes. Davvero bravo. Che poi oggi Dantes ha vinto, bravo finalmente, ha vinto contro tutti gli OGs di Tekken Sardegna, perché ha battuto me Gironi, ha battuto Zio Edo, ha battuto Fisio, ha battuto Sacca. Vabbè, di cosa stiamo parlando qua? Davvero forte. Oggi ha perso solo contro Fisio in winner side. Oh, la prima presa che non riesce a rompere, la 1+2. Il running appena ti alzi da terra è quasi impossibile da steppare. Vediamo. Situazione identica a prima. Saccabadori non vuole vincere in modo semplice, si complica la vita, però forse è il primo match in cui vince 2 round di questa final. Buona punish. Manda no, ha seguito. What? Oh. Daccherino, CB3. Ai ai ai. Farà poco danno questo, Chiaramente sono ironico. È morto, credo. Ha provato la max damage, ma forse era leggermente storta a muro. Merda, non si è abbassato sul secondo. Adesso si è abbassato, rido. Oh ragazzi, mi sto divertendo un casino a commentare questo match perché c'è un player bravo su schermo, credo. Oh merda. Aspetta che mi ha sentito, adesso gli tira la merda addosso come le scimmie. Aspetta un attimo. Porca troia. È un disastro. È davvero un disastro, ma lo scaling è importante. Spero si alzerà a muro. Ma perché tira quando va di nuovo? Speriamo recuperi tutto. Vai Dante, cazzo. Oh mio Dio, lo poteva anche lanciare con VS1 forse. È morto. Rido. 1-0 Dantes, grande. Grande cazzo, meritatissimo. Saccabadori ha avuto l'intuizione giusta, però contro la mossa sbagliata. 1-0. Però l'ho visto meglio Sacca adesso rispetto a prima, sicuramente meglio. Vediamo se continuerà il trend. Sì, Tanjiro, sono d'accordo con te, molto bravo. È riuscito a rompere la presa 1+2. Benvenuto, benvenuto. Eccolo qua, F4-1, mossa onnipotente contro chi va a vuoto. Ah, grande, caro, ok. Perdonami, non ti ho riconosciuto dal nick diverso. Grandissimo 3D. Sì, poi ci vediamo a febbraio e ne sono molto contento. Molto contento, ragazzi. Vi aspettiamo a braccia aperte. Guarda, oggi abbiamo avuto molti player nuovi. Questo ragazzo Dantes che vedi è sceso addirittura da Napoli per poi partecipare qua. Quindi siamo tutti molto contenti, Tanta carne fresca, come si può dire. Oh merda, è un disastro. È davvero un disastro. Io credo che questo round lo vincerà Dantes. Io... Minchia, anche sbagliato la combo ed è riuscito comunque a recuperarlo.
è un disastro incredibile perché credo porti anche a muro, quasi. E adesso? Sono collegato in cuffia con Dantes, in pratica fa tutto quello che sente. Merda, Sakabadori ha usato proprio la fogna aperta. No, era giusto, ma ha sbagliato la punish. Doveva fare F2 se non erro. Che si copre solo da 10 il calcione da full crouch. Oh, bravo, bellissimo. Merda, pensavo che lo avesse steppato, invece no. Oddio, lì può fare FF2 per punire il doppio pugno di Jack. Non lo so, penso di sì. Bravo. No, merda, ha sbagliato di nuovo. Penso volesse fare QCF3-4. E adesso? E adesso, Sakabadori, ti prego non abbassarti, ma... Va bene. L'unico suo alleato può essere il tempo. Oh mio Dio, ha tirato in mezzo. Oh mio Dio, 4... Dio. Dantes 2, Sakabadori 0. Esecuzione pazzesca, Oggi non pensavo di svegliarmi e di assistere al Jack di Sakabadori che ci protegge dai... Ma non ci deve proteggere, infatti. Qui tifiamo tutti per Dantes. Perché io voglio ancora sperare che il buon gioco possa vincere contro le bullshit di Tekken 8. Le basi solide possono vincere contro le armor a muzzo. Merda, lì potevo fare F4-1. Che è davvero un player bravo Dantes, se lo meriterebbe. Però non è finita ancora, magari Sakabadori ci stupisce. Non ha cambiato PT, quindi anche se dovesse vincere un match è loccato a Jack. Non può più cambiare. Qua credo si sia abbassato o abbia provato lo step. Dantes. Pam 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 pam. Pam pam. Buona punish. Lì Saka poteva approfittarne. Bravo, buono skip della 1+2. No. 7 secondi. Oh mio Dio. Bravissimo. Ha utilizzato tutto il tempo possibile. Bravo. Se chiude facendo un jet up su un meno 14, io me ne vado. Bravo, buona punch. Ha rotto la 1+2, bravo. Oh shit. Entra di smash. Fabri, questo ti ha chiesto un FT5, ma qua non ha vinto ancora un match contro Dantes. La situazione è un po' drastica. Benvenuto comunque Fabri, Bravo qua, buona pressure con FF1. Oh mio Dio, no, lì doveva o entrare prima o parare il secondo. Sì, Dantes ha già fatto il reset in finale 3-0, perché arrivava dalla loser. E adesso sono 2-0 nel reset. Oh mio Dio, QCB1. Buono. Ah, ok. Davvero un ottimo player comunque Dantes, Ti faccio i complimenti. Davvero bravo. Attenzione, è garantita. Vediamo se farà l'ennesimo comeback. Oh mio Dio. Se gli fa un orbital io esplodo, Va bene, conta come orbital. Ha provato a rialzarsi e su tech roll DF2 prende... questo è tournament point. Ha 2 tournament point Dantes adesso. Ah, bravissimo, bella punish su F2. Di F2, l'ha provata a vuoto. Ha provato ad andare a contrasto, ma contro Jack non è mai una buona idea. Rompe la 1+2. Attenzione. No, ha sbagliato il confirm. Oh mio Dio, che paura. Poteva punire anche con queste 2-1, penso. Con il full crowd. Punisce, buono. Non ci credo. Non ci posso credere, Dantes, bravissimo.
Bravissimo, bravissimo, meritatissimo. Complimenti. 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 Non posso che dire complimenti perché ha giocato divinamente. 3-0, 3-0. Godo. 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 Se riesco lo prendo qua per fare l'intervista. Aspettate un attimo. Aspettate un attimo. Dov'è Dante? Portatelo qua che lo intervista. Così gli facciamo leggere anche i complimenti del maestro. Spisti dato. Bravo, Dante si è migliorato. Sacabadori 3-0, 3-0. Complimenti. Ti ho fatto anche i complimenti in Buonasera, live. ciao. Ti volevo far leggere il maestro. Grazie Fabrizio. Allora, ti volevo Ti voglio chiedere. bene. Intanto io ti dico quello che ho visto. Sono molto contento che tu abbia vinto. Ciao Ivena, alla prossima. Ciao, grazie. Perché hai dimostrato davvero che con una difesa solida ed un gameplay solido È si vero. può vincere anche contro queste meccaniche che alcuni reputano un po' sbroccate su Tekken 8. Dici la tua però, come Allora, guarda. hai vissuto questo evento? Allora, all'inizio ero un po' emozionato, infatti ho giocato un po' ho tiltato un po', mi innervosivo, insomma. Mhm. Poi dopo ho detto Daniele stai calmo, devi giocare rilassato, infatti giocando ai tornei piano piano diciamo, la prendi, no? Questa cosa, Sì, sì, esatto, un pochettino più di calma e di Sì, bisogna autocontrollo, comunque no? stare calmi e quello mi ha premiato. Infatti contro Saccabadori ho cercato di giocare molto tranquillo e quindi ho cercato di punire nonostante lui mi abbia tirato Sì, qualsiasi sì, cosa. no, ma è giustissimo, guarda. Qualcosa pure non l'ho punito bene, insomma. No, ma guarda, abbiamo visto che ci sono stati un po' di miss input, magari per le combo esatto. con il QCF, credo, alcune anche volte. con J-Dapper a volte Sì, magari sì. steppavo e non mi veniva FB2, quindi Riguarderei poi anche il VOD. Io comunque ho detto, guarda, se inizia ad usare F41 quando va a vuoto è finito. 2 secondi dopo è andata a vuoto e hai fatto F41, ho detto ok, perfetto, lo hai aggiunto all'arsenale. No, però davvero una delle complimenti mosse perché anche le prese poi ne sono entrate pochissime. è vero. Non me Molti l'aspettavo. low parry alla fine del round, proprio clutch, Bellissimo, quindi infatti, dei comeback non so manco io, però in realtà lui è stato molto sfortunato su alcune cose, posso dire. sì. Forse alcune cose le ha rischiate, io avrei evitato di tirarle e quello forse l'ha un po', però è stato anche un po' sfortunato secondo me. Complimenti Però ha giocato davvero molto bene. comunque. Mi ha fatto piacere, grazie comunque. Grazie Assolutamente. Salutiamo a Ciao, tutti. Scati. C'è anche Scati. Ciao cara, sono Mauo. no, è Bravissimi tutti. Ti fanno i complimenti tutti, anche Grazie, Saccabadori. Ti fai complimenti. Ragazzi, io intanto qua vi saluto. Lasciamo fare un po' di free play ai guys qua in sala. Noi ci vediamo tanto come appuntamento sicuramente per la tappa di febbraio. Salutiamo appunto anche Dantes che credo che ritornerà a trovarci più in là durante l'anno. Vi ricordo sempre che il VOD poi lo metteremo su YouTube intero. Per ogni news seguiteci su Instagram dove pubblichiamo sempre tornei oppure altre news, va bene? Grazie a tutti, vi mando un abbraccio grande e alla prossima.